E poi i giocatori: Tiziano Catarin, 9 titoli svizzeri, 14 ticinesi. E insieme con lui, con 6 titoli svizzeri e 4 titoli ticinesi, Rossano Catarin. E a seguire, con 2 titoli ticinesi e 3 titoli svizzeri, Flavio Rossi. Allora abbiamo capito che c'è il fan club di Flavio Rossi, stasera offrirà la cena a tutti naturalmente, ma passiamo all'ultimo rappresentante della squadra svizzera. Ha vinto 6 campionati svizzeri juniores, ma soprattutto di recente, oltre ad essere vice campione del mondo e vice campione europeo, si è aggiudicato 2 titoli europei juniores nelle coppie e nel tiro di precisione, Ryan Regazzoni. E adesso passiamo alla nazionale italiana, quella del 95, con l'accompagnatore Gianni Iulita. E il commissario tecnico, scusate ma qui adesso mi scende la lacrimuccia, il bomber Antonio Riva. Loro pazienteranno. Noi abbiamo un ricordo in comune nell'85, Antonio, ai campionati del mondo, quando Antonio era veramente un grandissimo bomber. E allora gli errori non si contavano, sapete perché? Perché non ne faceva mai. Ecco perché non si contavano gli errori. Antonio Riva, CT. E adesso arriviamo ai giocatori, all'enfant de pays, Max Chiappella, 2 titoli mondiali, 2 europei, 2 italiani a squadre. E poi con 4 titoli mondiali, 3 europei, 4 italiani, Andrea Bagnoli. Un altro amico che ha vinto, scusatelo, solo 6 titoli mondiali e 7 italiani, Roberto Antonini. Bene, mi sembra che la squadra con me sia al completo, giusto? Siamo a posto, gioco io, faccio io il quarto. Non vogliono. Allora arriviamo a quello che storicamente è stato non solo il capitano della squadra degli azzurri, ma è stato quello che più volte abbiamo detto essere un po' il trade union fra il boccismo di una volta e il boccismo di oggi. E nelle prove abbiamo visto che qualche carta e qualche cartuccia da giocare ancora ce l'ha, e come Dante D'Alessandro. E adesso abbiamo già in campo il direttore di gara Domenico Gatta, insieme con lui gli arbitri Cosimo Nacci e Nerino Villa. Allora, prima di chiedere alla banda di eseguire gli inni nazionali, mi sembra doveroso ricordare che oggi si giocherà con la stessa formula del campionato italiano, quindi ci saranno 2 partite individuali agli 8, 2 partite a terna agli 8 punti e poi un breve riposo, e a seguire 2 partite agli 8 di coppia sul campo numero 1 e sul campo numero 2. Stessa formula e stesso regolamento del campionato italiano. A questo punto, se la banda è pronta, sentiamo gli inni nazionali.
Questo era l'inno della Svizzera e sempre dalla banda Bosco Germignana diretta dal maestro Domenico Campagnani. Ascolteremo adesso l'inno della Repubblica Italiana. Bene, allora dopo gli inni nazionali, in un clima come sempre denominato dalla amicizia, dalla cordialità e naturalmente anche da una sana rivalità, diamo inizio all'incontro tra la nazionale campione del mondo 1995 dell'Italia e la Svizzera. Buon incontro a tutti!
Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Buongiorno, un cordiale saluto agli sportivi, agli appassionati di bocce, in modo particolare da Brezzo di Bedero, da Giorgio Macellari. Siamo in attesa dell'inizio fra pochi istanti dell'incontro internazionale celebrativo tra l'Italia campione del mondo 1995 e la nazionale svizzera. Accanto a me una seconda voce d'eccezione, Pasquale D'Alterio. Benvenuto Pasquale, veramente un piacere per me. È veramente un piacere per me avere l'occasione, insomma, di fare questa telecronaca insieme con te, che come dire, frequenti ancora ad altissimo livello le corsie di gioco, ma già in quegli anni, come dire, facevi parte del Giro Azzurro, no? Sì. Dai, racconta un po', mentre stanno partendo i due incontri. Ricordiamo oggi si gioca come si gioca in campionato, cioè con i 2 7 agli 8 nell'individuale e interna. L'individuale c'è Dante D'Alessandro, lo vedete proprio adesso in accosto, che giocherà contro Tiziano Catarini, mentre di qui la terna Bagnoli, Antonini e Chiappella contro Ros Catarini, Flavio Rossi e Ryan Regazzoni. Allora, dicevamo, insomma, frequentavi l'ambiente azzurro, sì, o no? Frequentavo, io ho avuto anche l'onore di giocare con questi grandi campioni in coppia, e per me è molto emozionante, perché io ero abbastanza giovane, diciamo, rispetto a loro, però per me sono stati dei grandi maestri.
Insomma, vediamo, intanto noi seguiremo con le nostre telecamere e in modo particolare la corsia numero 2 dell'individuale, pronti naturalmente a schierarci in fretta sulla corsia 1 dove è in corso di svolgimento la terna. Allora, abbiamo visto Dante D'Alessandro, che comunque anche lui ha ripreso a giocare, direi, alla grande, no? Dopo un periodo dove sembrava che volesse fare, come dire, solo il commissario tecnico e aiutare i ragazzi. Sì. Si è rimesso in pista alla grande, Dante. Si è rimesso in pista, io l'ho visto domenica a Macerata perché non lo vedevo da un po' diciamo in campo, e diciamo che ha giocato ad altissimo livello, ha perso con una coppia come Formigone e Nanni, che insomma però ha giocato molto molto forte. Intanto fra poco andremo con le nostre camere sulla corsia numero 2 a inquadrare gli arbitri che stanno misurando. Vediamo Nerino Villa con Cosimo Naci, il direttore di gara Domenico Gatta, che hanno effettuato la misurazione. Vediamo che Tiziano Catarina ha esordito veramente con un ottimo punto, è andato a conquistare il punto strettissimo di D'Alessandro, che adesso vediamo inquadrato, tira, colpisce, ma si ferma la boccia dello svizzero. È situazione già subito abbastanza pesante, gioca già la terza boccia Dante, mentre Catarina ancora 3 bocce a disposizione, va comunque in accosto. Conosci questi campi, Pasquale? Sì, li conosco bene, ho avuto anche il piacere di vincere la gara qui quando c'era lo scooter diciamo in palio, e li conosco bene, ho giocato anche l'anno scorso, abbiamo Quindi fatto la parata. Quindi sei arrivato qui, hai giocato e sei ritornato a casa con lo scooter, così? Diciamo che sì, più o meno. Allora, oggi, come abbiamo detto, schegge di boccismo romantico con D'Alessandro, che ha posizionato la sua boccia benissimo davanti al pallino, e Catarina ha colpito, ma c'è stato un rimpallo sul pallino che è andato a fondo tavola. Sono rimasti 2 punti per Dante D'Alessandro, uno anche abbastanza stretto davanti al pallino a una trentina di centimetri più o meno. Mi sembra di aver visto anche nelle prove che comunque sono campi che permettono una buona media. Sì, i campi sono abbastanza buoni, sono dei campi belli, questi si gioca bene. Mi sembra anche che siano campi dove occorre un pochettino aiutare la boccia, no? Sono scorrevoli sì, ma c'è da bisogna accompagnare un po' la boccia, no? Come si dice in gergo. Intanto vediamo Catarin che con la penultima boccia va a cercare di conquistare il punto, la giocata grandissima molto boccia. Bene, sì, ha fatto il punto, boccia di forza perfetta. Non era facile. No, non era facile perché l'avevamo detto, la boccia di D'Alessandro era addirittura a una trentina di centimetri davanti al pallino. Ha chiesto di poter visionare da vicino la giocata, ma non è neanche andato in fondo. Credo che abbia voluto vedere se la boccia passasse dietro, possa passare dietro al pallino. Dietro al pallino passa, ma non è dopo il pallino. Sì. La tira comunque Dante D'Alessandro, eccolo lì. Subito una raffata impegnativa per lui. Colpisce perfettamente. Grande bocciata. Come suol dirsi, abbiamo cominciato alla grande. Alla grande veramente. Ma proprio alla grande. 3 punti a terra adesso per D'Alessandro e ultima boccia in mano per Tiziano Catarina, chiamato di nuovo a giocare una boccia in accosto che dovrà essere perfetta se vorrà riconquistare il punto. Vedremo se ci riuscirà. Attenzione, la forza ci sembra un po' più forte. Questa è un po' lunga. Sì, è lunga. Ha avuto la fortuna di toccare di impattare su quella di Dante. Sì, se no ne avrebbe persi 3. 3 punti. Ricordiamo allora, stessa formula del campionato, quindi partita agli 8 punti, tutti i set agli 8 punti. Proprio come nel campionato italiano, stesso regolamento, non vige il regolamento internazionale, ma il regolamento che usiamo normalmente in campionato.
quindi credo senza l'obbligo del volo prima della linea d'acchito, tutto normale, diciamo, come avviene da noi. Abbiamo visto Dante posizionare il pallino tra la linea d'acchito e la linea del volo opposta, ha giocato una prima boccia in direzione però un pochettino corta, una 55-60 centimetri. Sì, ma le bocce quando sono davanti così danno sempre un po' noia. Sempre fastidio, anche psicologicamente, perché poi ti devi concentrare sulla forza e sulla direzione. E intanto Catarin perde stavolta una brutta boccia. Perdonami perché io naturalmente non ho provato i campi, mi sembra di aver capito, ma solo guardando, che nel verso, in questo verso ci sia un po' di salita, ricordo bene? Ma vedo bene? Sì, un pochino di salita c'è, ma non è esagerata, non è Vabbè. esagerata. Seconda boccia molto molto meglio quella giocata da Tiziano Catarin, che va a conquistare il punto ed è già pronto in pedana Dante D'Alessandro, che colpisce, si allarga un pochettino il pallino. Adesso il punto è davvero facilmente conquistabile da Catarin. Mentre diamo l'aggiornamento sul campo della terna con la Svizzera che è in vantaggio 1-0 dopo la prima tornata. Naturalmente oggi, insomma, abbiamo detto clima del tutto amichevole, ma sappiamo che insomma, l'agonismo poi c'è sempre quando si entra in campo, anche in allenamento, ma sempre chi è abituato a vincere vuol vincere. Senti Pasquale, io intanto faccio un'osservazione. Mentre Dante gioca una brutta boccia di direzione, era giusta di forza, ma è andato a farsi annullare la boccia e probabilmente il suo avversario ha ritenuto di lasciar valida la giocata. Comunque un punto a terra per Catarin e ultima boccia per Dante, che riconquista il punto, gioca molto bene. E dicevo, non inquadrato perché noi stiamo seguendo la partita dell'individuale, ma in terna sto notando che il puntista di terna lo fa Bagnoli, mentre Max Chiappella fa il mezzano praticamente e Antonini il tiratore. Ma vorrei dire, a questi livelli ci si può scambiare il ruolo molto facilmente. Questi sono giocatori che non hanno nessun tipo di problema, Giorgio. Allora intanto Catarin colpisce, quindi si porta sull'1-1. Nel primo set dell'individuale, mentre diamo conto anche del fatto che ha iniziato bene sull'altra corsia Ryan Regazzoni come tiratore di terna, il ragazzino svizzero, il sedicenne, che davvero promette di ripercorrere la strada dei vari Poletti, Bianchi e tutti quelli che hanno dato fastidio agli italiani. Dico bene? Dici molto bene, perché questo ragazzo qui farà molta strada. E io l'ho visto giocare in campionato anche contro di noi e per 2 ore e mezzo, 3, secondo me non ha mai sbagliato, Giorgio. Questo ragazzo qui veramente è una vera promessa. Sì, l'ha dimostrato anche in occasione dei mondiali e degli europei giovanili, insomma giocando veramente molto bene. I mondiali ha ceduto solo in finale contro Nicolò Lambertini, mentre gli europei ha vinto 2 titoli su 3 e ha perso nella finale individuale con il nostro Kevin Della Schiava solo praticamente all'ultima tornata, anche per una giocata un pochettino sfortunata. Quindi davvero grande futuro per il ragazzo svizzero. Secondo me è un ragazzo che ha già superato una fase molto importante, che è quella che quando gioca insieme ai grandi non teme nulla, non ha paura di niente, non soffre niente. Questo è una dote, perché per i giovani questo è fondamentale quando si gioca con quei grandi. È vero Pasquale, dici davvero molto molto bene. Tanto si è allargato il pallino sulla corsia dell'individuale e quindi
riconquista facilmente il punto d'Alessandro, che posiziona la propria boccia a una 50-55 cm prima del pallino. C'è spazio però per Catarin, ma c'è vantaggio di boccia per il capitano della nazionale azzurra, Dante D'Alessandro. Ma sai, Dante io ho avuto il piacere di giocarci assieme per qualche anno. Lui ha avuto sempre la teoria, ora noi si diceva prima il campo di là è un po' in salita, ma lui ha sempre quella teoria di tenere la boccia sempre prima del pallino, sempre prima del pallino, sempre. Perché lui ha provato a fare anche il bocciatore, quindi sa che quando le bocce sono oltre il pallino il bocciatore deve cercare sempre un pezzettino, un lato, un coso per non carambolare, quindi lui ce l'ha un po' di teoria sua questa qui. Intanto sbaglia il tiro, D'Alessandro colpisce il pallino, fa ricostruire il gioco Catarin. Già 2 errori per Dante D'Alessandro in questa partita, ricordiamo 73 anni se non andiamo errati per D'Alessandro. Si fermano tutti perché sull'altro corsia c'è una bellissima bocciata di Roberto Antonini, altro grande interprete soprattutto nella bocciata di volo. Grande volista. Sì, grande volista. Pasquale, mi sembra di ricordare che anche tu non te la cavi proprio male in quel fondamentale lì, insomma, dai. Te la cavicchi, diciamo così. Ma questi qua però è storia, questi qua è... Ah, vabbè, dai, hai scritto anche tu delle belle pagine. Guarda, io ne approfitto, siccome per chi non avesse seguito la presentazione abbiamo avuto l'onore di poter presentare agli amici qui di Brezzo di Bedero il Domenico Mica, che è stato veramente uno dei giocatori storici di quello che appunto definiamo un po' bocismo romantico negli anni 60, 70 e in parte anche 80, e ricordiamo e salutiamo, perché sappiamo che all'ascolto anche un altro grande volista, non so se tu l'abbia conosciuto, credo di no, Carlo Figini, di cui parlo ogni tanto. Credimi Pasquale, per me come bocciatore di volo il più grande talento che abbia mai visto, se ti fidi. Ma mi fido, sì, mi fido Giorgio. Io ho avuto il piacere di conoscere Micca bene, giocarci contro, vincere e perdere, ed è un grande sicuramente. Figini non ho avuto l'onore di vederlo, perché quando io sono arrivato a Milano diciamo lui già non c'era più, smesso per non giocava più, diciamo, e quindi non ho avuto modo di vederlo, ma sicuramente mi fido di quelle che dici, perché l'ho sentito non solo da te ma da tutto il mondo boccistico, che insomma davvero, è stata una leggenda. Sai chi è più piccolo di lui, ma sai chi lo ricorda un po' come stile nel tiro di volo, proprio come movenze, un po' Mattia Visconti. Nello stile. Nello stile, nella movenza, no? Adesso, come sai, si tira molto meno di volo, no? E molto più di Rafa, perché i campi questo richiedono, no? Quindi ma allora sai, con la terra, con la maiolica, poi tu hai attraversato anche tu quell'epoca. Sì, col sintetico, se prendi una boccia un po' mezza è più facile che la tua va fuori e certo, tu giochi sempre con una boccia in meno, allora preferisci tirare di raffa, ma sulla terra rimbalza meno la boccia, e quindi anche se la prendevi mezza a volo difficilmente usciva fuori. Certo. E intanto vediamo che Catarina ha perso 2 bocce un pochettino corte, gioca già la terza se non andiamo errati, tenta di incastrarla là in mezzo per mettere in difficoltà D'Alessandro. Quasi ci riesce, tocca la sua, ma crediamo non sia arrivata. Non lo so se è arrivata, Giorgio. Vediamo, sta misurando l'arbitro di partita, che è Nerino Villa. Sì, ha conquistato il punto. Ha conquistato il punto. Attenzione, perché Dante l'ha già dichiarata al volo. Alessandro al volo, alla boccia del punto. Ha preso per i capelli l'altra boccia e ha consegnato 2 punti all'avversario.
Intanto sì, vedete, si sta consultando, forse addirittura chiede un time out. Sì, entra in campo il CT Marco Regazzoni. Cosa faresti, Pasquale? Ma sai, il pallino è coperto. Il pallino è coperto, mi sembra, no? Ci sembra coperto da qua. Io 2 punti a terra lascerei così. Anch'io lascerei così. Ci stanno pensando, è entrato in campo anche Marco Regazzoni, oltre a essere CT, insomma un buonissimo giocatore, anche lui con una notevole esperienza internazionale. Abbiamo visto anche qui tra gli spettatori delle Fratte un altro giocatore svizzero. Ci hanno smentito. Sì, ci hanno smentito, Pasquale, non ci hanno dato retta. Quindi rimane un punto a terra per Catarin, ma certo adesso Dante va in accosto perché sa che anche colpendo la boccia del punto, se dovesse esserci un rimpallo sulla sua, sarebbero guai seri. È costretto però a giocarla tutta intraversata la boccia, è giocata molto bene. Se ha la forza lo fa, ma manca qualcosa. Manca qualcosina. Ha tirato molto bene, però diciamo che anche così adesso non è che è messo tanto bene, perché lui c'ha sempre il gioco da toccare la sua di là e può fare 3 punti uguali. Vediamo, sembra corta ancora. È corta ancora questa di D'Alessandro. Strada perfetta, ma e manca la forza. Sì. Lui c'ha un bel gioco di là per toccare la sua, per fare un paio di punti. Sì. E è riuscito a chiudere, a volte vedi cosa vuol dire 1 centimetro in più o in meno, ha chiuso la giocata prendendo il punto con la terza boccia. Secondo me, ritornando un po' indietro, Dante poteva tirare quella corta, perché quelle bocce lì a lui gli davano sempre fastidio. Infatti è stato costretto a giocare dalla parte di fuori, pensando alla strada, non ha registrato la forza. Ma tirando quella là dietro è vero che poteva carambolare la sua, ma poteva levarne anche 2 o 3 delle sue. Lui aveva sempre 2 bocce in più, quindi poteva realizzare. Ha scelto di fare quella giocata lì, magari per fargli finire le bocce, però purtroppo è così, vedi, 1 centimetro bassa, poi dopo sei costretto a chiudere e a perdere il punto, anche nonostante aveva 2 o 3 bocce in più, insomma. Sì. Intanto ribadisce, noi siamo impallati, dobbiamo dire, dalle bandiere, ma ecco, adesso grazie alla nostra regia, la regia di Avelia HD, capitanata oggi da Pablo Tarocco, abbiamo visto il pallino non lontano dall'asse laterale sinistra con Tiziano Catarin che va in impostazione, la gioca un po' corta, troppo corta, una metrata crediamo. Sì, penso anche io 1 metro, perché anche da qui non si vede bene il pallino. Quindi c'è spazio per D'Alessandro. Gioca molto bene, sì, molto bene, va a bersaglio col pallino, forse quasi lo tocca, sarà costretto al tiro Catarin. Tanto si sprecano un po' di commenti su una giocata avvenuta sull'altra corsia. Noi seguiamo il tiro di Tiziano Catarin, sta comportando veramente molto molto bene finora. Il pallino se n'è andato, ma non è arrivato in fondo, si è fermato più o meno poco prima dell'ultima linea, quella dei 4 metri. Non avrà difficoltà D'Alessandro a conquistare il punto. Vediamo. Gioca una buona boccia davanti al pallino a una 60 di centimetri, forse qualcosa in più. Però hai proprio ragione, Pasquale, sempre davanti le bocce di D'Alessandro, è sempre davanti. E Catarin non arriva
non arriva, sarebbe forse passata. Sai, proprio oggi mentre eravamo al ristorante ho raccontato un episodio che risale addirittura all'85, al mondiale di Milano, e c'era il commissario tecnico Piero Bassi e il puntista di Terna era Mister Millimetro Bruno Suardi. A un certo punto, nei quarti credo, Bruno gioca il pallino più o meno all'acchito. Questa è lunga. Questa è molto lunga intanto, e adesso c'è possibilità per D'Alessandro di realizzare almeno 3 punti. E dicevo, gioca la prima boccia e va a bersaglio, e si è preso i rimproveri del commissario tecnico Bassi, perché gli diceva: Bruno, te l'ho già detto, devi giocarla davanti, tu sei in grado di metterla dove vuoi la boccia, devi giocarla prima, anche 60, ma prima del pallino. Questi erano gli insegnamenti di quelli saggi. Ma Bruno era un fenomeno, però. Sì, lui sì, assolutamente. Vediamo se arriva anche questa dovrebbe arrivare. Alessandro. Arriva, sono 3 punti, dunque passa a condurre 4-3 Dante in questo primo set. Primo set dell'individuale, lo ricordiamo, si gioca come in campionato, dunque primo set, siamo sul 4-3 per Comunque sono partite combattute, sì. Anche di là Terna equilibrata, sì. Sono sul 2-1 per gli azzurri. Ma insomma la Svizzera è sempre stata tradizionalmente, insomma, l'avversario più difficile, no? Con il Brasile ogni tanto, con il Brasile. Dilla a me che io ho vinto la finale ai mondiali con la Svizzera a Chiasso. Insomma, ogni tanto ci hanno dato dei dispiaceri, soprattutto nell'individuale. Bianchi ha vinto credo 2 o 3 volte, quindi insomma non è stato mai semplice. No, non è stato semplice mai. Tanto gioca un'ottima boccia ad Alessandro, risponde male Catarin, non colpisce, dunque punto di D'Alessandro, che è un bellissimo punto col pallino all'ultima riga, lo vedete. Adesso costretto in accosto l'alfiere della nazionale svizzera, mentre, se mi consenti un gioco di parole, a Brezzo di Bedero si leva una bella brezza e stiamo un po' meglio di prima. No, temperatura gradevole, insomma sotto i 30 gradi, dunque sì, oggi si sta bene. Bocciodromo affollato, diciamolo pure. Tanta gente, tantissima gente. Anche perché questa è una manifestazione che è arrivata al 4º anno, ha avuto sempre delle formule diverse, no? A volte coppia invito, a volte individuale invito, insomma, per cui è ormai una piacevole tradizione qui a Brezzo di Bedero. Uno degli organizzatori. L'anno scorso c'è stata la coppia invito. La coppia invito, hai vinto tu? No, ho perso la finale con Barilani e Turuani. Ecco. Che sapevo che c'eri, ma non ricordavo l'esito finale. Intanto Catarin si è un po' disunito, ha giocato 2 bocce corte. Questa è una mano che Dante potrebbe approfittare. Sì. Ricordiamo che ha già 4 punti sul tabellino, adesso ha 3 bocce a disposizione, il pallino è coperto però vabbè, però non è un po' che di spazio c'è. Non è impossibile. Non è impossibile. Dante penso che, non voglio gufare, ma allora possiamo dire una cosa: il Dante del 95 era 4-4-8 lì, senza ombra di dubbio. Sì, ma l'ho visto giocare bene anche quello di adesso. Vediamo, dai, vediamo. Questa la forza è perfetta. Intanto ci sembra giocata molto bene questa seconda boccia di Dante, e sono 2 i punti a terra. Attenzione, perché potremmo addirittura vedere il finale della partita. Questa è un po' più laterale, vediamo se cade giù. No, ma va bene. Cade giù, e sono 3 i punti, quindi virtualmente a terra. C'è il 7-3. Ultima boccia per
Dante D'Alessandro. Questa è un po' più Questa bassa. l'ha caricata un po' di Sì. più. Disastri non dovrebbe farne. Ah, 3 punti soli per lui. la forza era buona anche questa, l'ha caricata un po' di più. 7-3. Stava già per partire l'applauso. Ma gli spettatori hanno dovuto fermarsi. Dante ha sbagliato l'ultima boccia. Si porta comunque in vantaggio per 7-3 in questo set dell'individuale, mentre sull'altra corsia la terna azzurra è in vantaggio per 4-1. E io direi, se mai dovesse terminare la partita del primo set dell'individuale, ci sposteremmo magari sull'altra corsia, se la regia sarà d'accordo con la nostra scelta. Intanto seguiamo naturalmente ancora l'individuale con Dante D'Alessandro, come abbiamo detto il padre nobile del nostro boccismo nazionale e internazionale, va in impostazione. Boccia insomma non disprezzabile, anche se è oltre il pallino, e sappiamo che quando è oltre il pallino, l'abbiamo già detto, la boccia è sempre suscettibile di appoggio, insomma, sì. c'è sempre la possibilità dello scarico. Vediamo questa boccia di Katarin, anche questa è un po' lunga, ecco, attenzione, e però va a inserirsi proprio là davanti alla boccia di Dante, che sarà costretto in accosto. Gioca di nuovo in traversata Dante, ci sembra buona questa sua seconda boccia, va lì al limite, dovrà misurare Nerino Villa e poi dichiarerà a chi appartiene il punto. Bisogna procedere con attenzione, i due punti sono quasi equidistanti. Ha rifatto la misurazione l'arbitro di partita, il punto non è fatto, mancava davvero mezzo centimetro. Terza boccia per Dante, che tocca la sua e potrebbe anche averne fatti due adesso, Vediamo, sempre la misurazione l'arbitro di partita, un punto c'è sicuramente, un punto solo, mentre la terna azzurra sull'altra corsia si è portata in vantaggio per 6-1, mentre osserviamo, va al tiro Tiziano Katarin, un tiro difficile, Pasquale? Molto, molto. È rimasto punto di Dante. Il pallino, è rimasto punto ad Alessandro, ecco, lo vediamo in questo campo lungo, adesso dall'alto, grazie anche alle riprese offerte da William De Guidi e Federico Tarocco. Avelia HD, pallino l'avete visto. E questa era una bocciata che insomma era difficile portarla via pulita, se non sì. Cercavi di portarla un po' avanti, lui l'ha tirata Sì, normale, l'ha tirata normale, sì. Era difficilissima pulita. Adesso va al tiro alla boccia del punto, da tavola a tavola, vediamo. La fa scorrere, la colpisce, in questo caso è anche un po' sfortunato. L'ha presa anche dalla parte giusta. Sì, però quasi di sfaccio, no? Si direbbe al biliardo, no? Quindi la boccia è rimasta lì, mentre abbiamo visto di scorcio i due gemelli guerrieri, che sono altre due speranze del boccismo, sono ancora piccoli ma le promesse sono tante, le speranze sono tante. Vedremo che cosa succederà. Costretto al tiro ancora Katarin, colpisce, bravissimo, grande bocciata, bravissimo. bravo. Tiziano Katarin mette a terra Bravissimo. 3 punti. Attenzione perché Dante ha una boccia sola e sarà costretto in accosto per cercare di levare almeno 1 o 2 punti. Vediamo. Gioca dritto per dritto Dante. L'ha tirata molto bene.
Giocata molto molto bene, la forza è giusta. Si è allargata un pochino, ma Lascia, crediamo, un punto. Un punto solo, e comunque insomma l'ha giocata bene. Giocata bene Dante, 7-4 per lui. Mentre sull'altra corsia Antonini, Bagnoli e Max Chiappella conducono per 6-1 su Regazzoni, Ross Catarin e Flavio Rossi della Svizzera. è stato molto bravo questo tiro qui Tiziano, perché sì. colpito Al verso, sempre dalla parte giusta, perché a volte sai, colpire non basta, no? Perché se colpisci dall'altra parte hai perso uguale, quindi è stato molto bravo. Ora però fa una boccia un po' troppo corta. Sai che cosa ho notato, Pasquale? Che mi sembra che davvero in tutte le tornate in cui lui ha impostato il pallino non tanto lungo sulla parte sinistra non è mai riuscito a giocare una boccia bella. Mai, è rimasto sempre corto. Sempre corto, da una parte e dall'altra. Intanto non solo conquista il punto Dante, ma copre anche il pallino, che era la cosa più importante. Adesso è costretto, credo, a tirare la boccia Catarin per liberarsi la strada e poi eventualmente per aprire il gioco, certo, altrimenti non può fare più nulla lì. Vedere come si sviluppa poi la giocata. Tira, colpisce, la fa pulita e intanto va in fondo. Vanno in fondo entrambe le bocce. Con D'Alessandro che è chiamato non solo a fare il punto, ma anche sempre a cercare di coprire il pallino. Vediamo, giocata ancora bene. Vediamo un po'. Va molto vicino al pallino. Dovrebbe vederlo Catarin, vediamo. Tira la sua corta Catarin. Tira la sua corta perché è una giocata un po' disperata, ma è giusta. Sì, perché lui è anche un mancino, dopo vede bene il pallino dalla parte di là. Potrebbe anche esserci un rimpallo. Uno scarico subito. Niente scarico, ma adesso ha il pallino libero e in parte libero, non è bellissimo. Libero perché ce l'ha sul lato favorevole, quindi non è facilissimo. Però lo dovesse colpire potrebbe mettere a terra addirittura 3 punti, vediamo. Però Dante ha ancora 2 bocce a disposizione. Comunque tiro obbligato sul pallino per Catarin. No, colpisce la boccia e dunque termina questo primo set a favore di Dante D'Alessandro, che si aggiudica per 8-4 questo set dell'individuale. E noi preghiamo la regia, naturalmente se è possibile, magari facciamo un piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo sulla corsia numero 1 per la terna. Stacco pubblicitario fra poco, amici.
Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Bene, di nuovo un cordiale saluto agli appassionati di bocce, agli sportivi, da Giorgio Macellari in diretta da Brezzo di Bedero, dove è in corso di svolgimento l'incontro internazionale celebrativo tra l'Italia campione del mondo 1995 e la nazionale svizzera. Accanto a me Pasquale D'Alterio ad aiutarmi in questa telecronaca. Allora, intanto riepiloghiamo il risultato parziale, perché l'Italia conduce 2-0 in virtù della vittoria di Dante D'Alessandro. Che D'Alessandro hai visto, Pasquale? Ma come dicevo prima, Giorgio, io l'ho visto bene anche domenica, quindi non lo vedevo giocare da un sacco di tempo, l'ho visto bene domenica e sta facendo bene anche oggi. Sì, abbiamo visto, insomma, come dire, un paio di errori nel tiro, un paio di bocce giocate così, ma il resto marchio di fabbrica, direi. C'è, no? Sempre. Marchio di fabbrica. Con un Catarin che si è comportato bene fino a 3/4 di partita, poi si è disunito in un paio di tornate e quindi non è riuscito a controbattere tecnicamente il suo avversario. Non abbiamo seguito da vicino la terna azzurra, che adesso invece seguiremo, perché focalizzeremo l'attenzione delle nostre camere, lo diciamo naturalmente anche alla regia, sulla corsia numero 1, dove è in corso di svolgimento la prima tornata del secondo set della terna, con Andrea Bagnoli, che ha appena giocato una ottima boccia, che gioca insieme con Roberto Antonini e Max Chiappella, contro Ros Catarin, Flavio Rossi e Ryan Regazzoni. 8-1 per gli azzurri nel primo set, e adesso partono sempre in vantaggio. Vediamo questa boccia di Max Chiappella, sentiremo la dichiarazione dell'arbitro Cosimo Nacci, e sta misurando, dunque c'è un punto sicuro credo per gli azzurri, e il secondo forse da vedere, il secondo addirittura il terzo, no, stanno misurando per il secondo, un punto solo, dichiara Cosimo Nacci. Si parte dunque 1-0 per gli azzurri in questo secondo set della terna, con, lo ribadiamo, Andrea Bagnoli a fare il puntista di terna. Ormai però è un ruolo, quello di puntista, lui giocatore completo, lo sappiamo, ma un ruolo che ha ormai assunto da qualche anno, giocando insieme con Marco Russo, insomma altro tiratore da non sottovalutare. Ma per niente, perché è un fortissimo bocciatore Marco. Approfitto per salutarlo se ci sta seguendo.
sai, volevo chiederti una cosa, no? In virtù poi insomma della tua esperienza, della tua conoscenza proprio anche delle dinamiche interne di questo sport, no? Perché io ogni tanto, sai, blatero qualche stupidaggine, ma voi siete in campo, conoscete a menadito tutto quanto, no? Non è sempre facile, anche se sei giocatore di altissimo livello, se hai sempre fatto il tiratore, metterti a giocare da puntista. Mi sbaglio? No, non è facile perché la mentalità è diversa, quindi devi fare un cambiamento e poi devi acquisire la mentalità, perché devi convincerti se sei abituato a stare sempre dietro e a fare un altro tipo di gioco, a studiare tutte le altre bocce, lì la giochi per primo e poi devi aspettare, quindi cambia tutto. È molto importante entrare nella mentalità di quel ruolo. Sono assolutamente d'accordo con te, ho visto degli ottimi giocatori cercare di trasformarsi in puntisti e non riuscirci appieno. Magari i giocatori che devi giocare individuali giocavano benissimo, ovviamente, appunto, no? Ma è diverso, è come dicevi tu, è una questione di mentalità, proprio di continuità, insomma. Adesso se la stanno ridendo un po' i giocatori tutti quanti, forse non trovavano una boccia, ecco, non trovava la boccia Andrea, che deve andare a cercare di riconquistare un punto, peraltro per nulla male, neanche una quarantina di centimetri, il punto giocato dagli svizzeri, con Bagnoli che la gioca praticamente un po' dritto per dritto, anche se la vediamo piegarsi un po' sulla destra rispetto al pallino. Questa boccia non scende più di tanto, non riesce forza a fare perfetta, punto. ma è rimasta alta. Sì, non male comunque, una boccia larga 50, andrà al tiro, noi crediamo, Roberto Antonini. E io, scusami, ma oggi io voglio approfittare di te perché insomma non sempre ho la fortuna di avere a fianco gente insomma che giochi ad alto livello e che conosca in modo così approfondito il nostro sport. Ecco, parliamo proprio della specialità terna, no? Ecco, la cosa che mi sento di osservare è che rispetto alla coppia, come dire, il tiratore della terna deve sempre tirare, cioè deve tirare. Sì, quasi sempre. Quasi sempre, chiaro. In una competizione intera non lo so se riesce ad andare in accosto una volta o due, Giorgio, ma interna... Deve tirare perché bisogna sempre dare spazio al gioco, no? Andare a fondo, coprire il fondo del campo e dare spazio al gioco, perché a volte anche se il puntista magari gioca una boccia, che ne so, a 1 metro e l'avversario va a 40-50, a volte può essere gioco interna, può essere gioco anche tirare e intanto sì, vai smaltire, in fondo, sì, levi sì, un punto sì, all'avversario, sì. È così, no, sì. Pasquale? Ma anche se io ho sempre avuto questa teoria di cercare di non andare sotto di 2 bocce mai, di portare la giocata sempre boccia su boccia e certo, via. Certo. Se incominci ad andare sotto di 2 poi dopo incominci a fare delle giocate che insomma poi dopo non sono più regolari, per salvarti magari poi ne perdi di più di punti, quindi se porti la giocata regolare te la giochi sul punto, poi magari può uscire una giocata favorevole e recuperi. E comunque abbiamo visto un paio di bocce sbagliate in accosto da parte degli svizzeri, che adesso chiedono un time out. Entra in campo Marco Regazzoni, ecco, vedi, ne hanno giocato una lunga e l'altra corta e adesso devono decidere che cosa fare, no? Se tirare a quella boccia lì di fianco al pallino, quella di Bagnoli, oppure tentare un altro accosto. Sono già in svantaggio di 2 bocce, mi sembra. Stanno attendendo Antonini e Chiappella. Chiappella, altro giocatore completo, un grande puntista ma anche giocatore completo. Anche lui ha tralasciato un po' le bocce per qualche periodo, molto amato in queste zone, fra l'altro. Chiappella, lui è proprio di queste parti. Ma io tranne che Andrea Bagnoli, diciamo, gli altri ho giocato in coppia con tutti,
sia con Roberto, abbiamo vinto il Gran Premio Lombardia insieme, con Chiappella, con Riva. Ti voglio raccontare questa cosa a breve. Con Riva, appena mi hanno chiamato per andare su alla Mediolanum, io ho fatto le prime mie gare a coppia con Riva e io già sapevo, insomma, chi era Riva, insomma, la sua tenace. Contestualizziamo gli anni più o meno, di cosa stiamo parlando? Del 90? Sì, 96, sì, sono andato a Milano su, ho giocato con Riva. Anch'io lì mi sono un po', diciamo, ho cambiato un po' ruolo, ho dovuto fare il puntista. Fare il puntista, però sono stato molto fortunato perché con Riva ho fatto le prime 2 gare a coppia con Riva, le abbiamo vinto tutte e 2 gare nazionali, una a Cilavegna e una a Valeggio su Mincio, facendo anche delle finali belle con Biancotto e Chiappella, con il povero Trenti che giocava con Pinelli, Trenti, sì. Grandissimo puntista. Sì. Posso dire che Antonio Riva abbiamo fatto 16 partite in 2 gare, ha fatto 3 lisci in 16 partite. Vedi che quando in termini di presentazione ho detto che quando giocava lui, il Bomber, non contavano i tiri sbagliati, dico, non li contavano perché non ce n'erano o molto pochi. Lui dicevano che tirava poco al volo o quasi mai, sì, ma a lui non gli serviva il volo, perché lui, se una boccia staccava 60-70 da quella corta, lui con un saltello solo la prendeva anche di raffa, quindi non gli serviva il volo. Anche alle tavole, bocce coperte con un salto solo, come tirava lui a 2 passi, era spettacolare, sì. Spettacolare. E poi ho avuto l'onore anche di giocare tanti anni con Dante, insomma sono stati da maestri per me questi qua. Errore per Antonini. Adesso Max Chiappella chiamato a cercare di riconquistare il punto. Vediamo, dovrebbe essere bella se ha la forza. Al limite, se arriva. Al limite quella di Max. Mi sa che è arrivata. Fatto. Prende il punto Max. Bravo Max. Si va sul 2-0. 2-0, ha già segnato i punti Cosimo Nacci, arbitro di partita. E come dicevamo, davvero non solo schegge di boccismo romantico, ma schegge di boccismo di alto livello anche oggi. Con Andrea Bagnoli che imposta il gioco più o meno sempre lì tra la linea d'acchito e la linea del volo opposta, gioca molto bene, ottima boccia di fianco al pallino, una 25 cm circa, mentre sull'altra corsia Dante è in vantaggio per 3-1. Ryan Regazzoni colpisce invece qui, un Ryan Regazzoni anche oggi positivo, continua a martellare, credo abbia fatto, per quello che abbiamo visto noi, forse 1 o 2 errori, nulla di più. Flavio Rossi all'accosto a sua volta per cercare di impostare al meglio la giocata per gli elvetici. Gioca prima del pallino, sì, ma un po' troppo corta, una 90 di centimetri. C'è spazio per Andrea Bagnoli che adesso lascia spazio a Dante D'Alessandro, impegnato in una raffata sull'altra corsia. Ma un errore di D'Alessandro, non se ne capacita neanche lui. Come dico io ogni tanto, se ci mettevi un cerino si accendeva. Non ci passava la boccia, no, di là. No. Veramente passato a un soffio dalla boccia dichiarata. E dunque 3-2 per D'Alessandro sull'altra corsia, mentre qui Andrea Bagnoli continua a macinare. Andrea, sì, va a bersaglio. Di nuovo chiamato al tiro Ryan, che questa volta parte
giustamente secondo me, sul pallino. Vediamo, lo colpisce, bravissimo. e il pallino naturalmente rimpalla sulla boccia svizzera perché era proprio a contatto con la tavola di fondo. Bravissimo Ryan, e c'è un punto stretto per la Svizzera là a fondo tavola, lo vedete. Voce del punto è la dichiarazione di Roberto Antonini, già pronto in pedana. La prende un quarto, non al verso ma comunque l'allontana. Rimane il punto, ma adesso il punto è piuttosto largo, si può senz'altro riconquistare. Ci deve pensare Max Chiappella, la gioca in alto ad approfittare un po' della pendenza della corsia sul lato sinistro. La boccia sta caracollando, sta scendendo, è un po' corta però. Fa il punto Chiappella, corta in ogni caso la sua boccia, è corta ancora 1 metro e 20, c'è spazio per gli avversari. Ryan che cerca di catechizzare il suo compagno Flavio Rossi, dargli indicazioni sul percorso da far compiere la propria boccia. Si fermano un po' tutti in attesa, ecco, lo vediamo grazie alla nostra ripresa centrale. C'è Tiziano Catarina al tiro sull'altra corsia. E adesso finalmente Flavio Rossi, lo vedete, sta per rilasciare la propria boccia. Anche lui è andato a cercare di sfruttare quella lieve pendenza che c'è dalla parte sinistra. Un po' corta la sua boccia, potrebbe non arrivare, ha toccato ma non è stato sufficiente. Adesso tocca a Ros Catarin. C'è stata la defezione, lo diciamo per cronaca, naturalmente non ci addentriamo nelle ragioni. È stata una defezione da parte di alcuni giocatori svizzeri che hanno scritto una lettera di intenti dichiarando di non voler più indossare la maglia della nazionale. Noi ripetiamo, non entriamo nel merito della questione, ma registriamo il fatto che oggi avrebbero dovuto scendere in campo tra gli altri Aramis Gianinazzi, un altro talento ancora molto valido, sì, ancora abbastanza giovane, e Eichenberger, se non ricordiamo male, un puntista insomma di buon livello. Intanto Ros Catarin si era fatto annullare la boccia perché era andato a incocciare quella di Max Chiappella. Non stanno aiutando tanto Ryan i due puntisti. Qui il punto era da fare. Era da fare perché c'era tanto spazio. Adesso vediamo che Max ha ancora una boccia e ha una boccia in mano anche Roberto Antonini. Certo Pasquale, là tanti rischi non ci sono perché la boccia rossa svizzera quasi tocca, credo, no? Con quella di Chiappella, quindi anche toccandola non ci sarebbero rischi. Intanto Max gioca una ottima boccia. Max l'ha giocata benissimo, sì, perché sì, l'ha fatta alzare subito e la boccia gli è scesa. Gli altri invece l'hanno tirata dritta e gli è rimasta dritta. Se si aiuta un po' con la tavola, poi insomma scende quel pochino per passare in mezzo a quelle due bocce lì. Sì, di direzione l'ha giocata bene Roberto. Non lo so se ci arriva, no, però. È corta. Allarga le braccia, però attenzione, va ancora. Mancato un po'. 2 punti soli. E andiamo però sul 4-0 per gli azzurri. Abbiamo detto finora stanno un po' mancando, diciamo, i due puntisti. Il puntista è il mezzano della Svizzera. Invece sull'individuale stanno facendo una partita bella pari, sono 3 pari e stanno giocando bene tutti e due. Adesso intanto dopo un tiro di D'Alessandro, questo lo diciamo per cronaca, c'è una
uno scarico favorevole allo svizzero, e dunque vedremo che cosa succederà al termine di questa tornata. Noi riprendiamo però qui sulla corsia 1, sulla terna, andando a vedere la impostazione da parte di Bagnoli, questa volta un po' lunga, però tocca il pallino, potrebbe anche essere valida la giocata. Sì, è così, il pallino e la boccia non hanno compiuto 50 centimetri e dunque tutto valido, boccia a bersaglio. Chiedono il time out, anche in questo caso credo che la domanda che faranno al CT sarà la seguente: dobbiamo tirare la boccia o al pallino? Sai, anche sono già sotto 4-0, Sì. vogliono cercare di dare una sterzata alla partita. È proprio vicino a noi il commissario tecnico svizzero che sta come dire, lo mettiamo tra virgolette, ma sta strigliando i suoi giocatori, nel senso che sta cercando di dargli insomma una svegliata, no? Come si dice in gergo. È come si deve fare in certi momenti di difficoltà, Giorgio, quando... Sì. E intanto gli applausi che sentite sono rivolti ad Alessandro, che ha giocato una boccia eccezionale da tavola a tavola, mentre noi registriamo il tiro sulla boccia da parte di Ryan, che colpisce per l'ennesima volta e conquista il punto, per cui toccherà di nuovo a Andrea Bagnoli cercare di ripetere l'accosto, andare in impostazione nel miglior modo possibile. Pasquale, intanto approfitto, no, di questo momento e sempre appunto della tua presenza mentre registriamo una boccia un po' così stavolta. Sì, stavolta sì, un pochino corta. Per lanciarti una provocazione. Ho assistito quest'estate a una gara della specialità volo, no? Già conoscevo quel regolamento e ho notato, naturalmente ho verificato in pratica, che quando il pallino si muove per rimpallo viene rimesso al posto originario. La mia domanda, che è un po' una provocazione, è: e se anche da noi facessimo una cosa del genere, cioè magari stabilendo una distanza, potrebbe essere, non so, 30-50 centimetri, una cosa del genere, e nel caso rimettere al posto il pallino per qualsiasi rimpallo al posto originario? Tanto colpisce Antonini, una bellissima bocciata la sua. Sì, no, non è che mi metti in difficoltà, ci sono tanti pro e tanti contri, sì, su queste decisioni. No, io poi fra l'altro non voglio assumermi, come dire, non ho nessun ruolo, no, lasciamo fare poi i tecnici, noi ma neanche adesso io. Stiamo commentando, neanche io, e insomma neanche stiamo, come si dice a Napoli, stiamo pazziando un po'. Certo che se si cerca di abolire i caramboli, magari incide molto meno la fortuna. Sì, era in questo senso la mia domanda, no? Se sono vicini, non lo so fino a che punto, ma quando è più lontano, secondo me sì. Perché sai, in una certa distanza sì. Esatto, sai, a volte vedi magari il pallino a una distanza di 1,5 metri da dove tiri, ma tiri un secondo punto per realizzare con una ferma i 3 punti, i 4 punti. Intanto osserviamo il volo di Antonini, che colpisce, il pallino era buono, era dentro nella misura, quindi si è mosso il pallino, ma Antonini ha colpito perfettamente. Si muove il pallino e tu insomma non realizzi 3 o 4 punti, e il pallino va a fondo tavola in una giocata dove ma se è oltre 1 metro secondo me si potrebbe riguardare qualcosa, ma si dovrebbe stabilire una distanza, diciamo, sì, no? Quello sicuramente, perché se no poi insomma sembra una fatalità il carambolo del pallino, però la differenza del bocciatore è quella che quando tira colpisce dove ci vuole, perché colpire
le bocce, diciamo così, ce ne sono tante che ne colpiscono tante, no? Però a volte ci sono Quelli delle bravi bocce che è anche meglio non colpiscono colpirle dove quando le devono. colpisci sbagliate, no? E quindi quei caramboli lì è giusto che insomma quando sono lontane andrebbe ripristinato il gioco. Vicino devi essere bravo tu per cercare di fare il gioco pulito. Ma quando è Insomma, lontano non è che io boccio una boccia qui e ce n'è una a 1,5 m, devo pensare di non carambolare quella a 1,5 m. certo, certo. Quella che è vicina, allora lì devi fare una bocciata di precisione. Insomma, riassumendo, con una distanza da verificare Si potrebbe potrebbe, prendere in fare considerazione. un ripristino. Noi, sì. ripetiamo, lanciamo lì degli argomenti Sì, sì. anche per un po' per creare un po' di discussione fra ma non ci arroghiamo il diritto, io per primo, di entrare in questioni tecniche che No, devono essere risolte dai tecnici. Dai ci tech, mancherebbe. per l'amor di Dio. Ci Per l'amor di mancherebbe. Dio. Io insomma non voglio assolutamente sostituirmi, è solo per Ma discutere. però a volte anche queste cose qui magari gli può accendere qualcosa anche a loro. Che lampadina magari, chi lo sa. E magari studiano un po' anche loro su queste cose qui, insomma, se è una cosa fattibile o no. Intanto una giocata favorevole agli svizzeri perché hanno ancora 3 bocce in mano, il punto però è stato conquistato da Chiappella. Se non abbiamo capito male tira il terzo punto Ryan, no, tira la boccia del punto, Grande bocciata, tira la boccia del punto. grande bocciata. C'è una boccia sola, credo, Ross Catarin. Mi piace il carattere di questo ragazzo qui, mi piace, Di Ryan, sì. mi piace la grinta, mi piace. Guarda, mi sono dato da c'ha fare. tutte le qualità per diventare sono un andato anche campione. all'ambasciata svizzera cercando di prendere il di fargli prendere il passaporto italiano, ma No, non sono riuscito. non ci sei riuscito. Scherzavo prima con i suoi genitori su questo, è per quello che mi permetto. Va bene, no, noi come dire, ne parliamo bene perché merita che se ne parli bene, non solo sotto il profilo tecnico, che sarebbe già importante, ma anche perché fino a questo momento io ho sempre visto un comportamento ineccepibile e questa è la cosa che conta ancora di più. Ho detto, Adesso mi piace il cambiano carattere registro, perché viste, quando è valso entrare in campo il tecnico, fermare Certo. la giocata, Certo. dargli una mossa. Siamo 4-1 per gli azzurri e però non ha giocato una buona boccia Flavio Rossi. C'è spazio per Andrea Bagnoli, pallino come dico io, come si dice a Milano, al bindellino. Al bindellino, sì. 14 metri. La spinge Andrea, ma comunque fa il punto tranquillamente. Non è bellissima, ma in strada alla fine disturba quella boccia. Disturba, sì, è meglio così che 20 oltre il pallino. Adesso ci stanno pensando ancora. Credo che vada sul pallino Ryan, credo, Sì, sul pallino Ryan. Decisione comunque condivisibile, adesso al di là del prenderlo o non prenderlo, ma insomma 1-4, punto brutto. Non possono difendere quella boccia lì sicuramente. Sì. Di nuovo il pallino, Ryan Regazzoni. Adesso lo colpisce. Questa bocciata qui l'ha fatta più deciso. Prima mi è sembrato che ha bocciato molto lento, ha rallentato troppo. Sì. Si è anche spostato un po' con i piedi. Adesso avete visto Max Chiappella che conosce alla perfezione questi campi, queste corsie, ha dato qualche indicazione a Andrea Bagnoli, ma insomma mi sembra che la posizione del pallino, vediamo là in fondo a 1 metro circa dall'asse laterale sinistra e credo a una quarantina di centimetri dal tavolo di fondo, la posizione non è difficilissima. La gioca bene Andrea, ma è un po' pochino corta, ma sì, un po' corta quella boccia lì.
un po' troppo corta. Intanto nell'altra corsia è davanti, forse ha la possibilità di chiuderla. Sì, Dante D'Alessandro. Chiediamo alla regia se sia possibile andare sull'ultima boccia di D'Alessandro, ultima boccia a punto, vediamo, eccola lì, la vedete, forse è un po' corta, ma ci arriva. E sono 2 punti, bene, possiamo ritornare di qui sulla corsia numero 1. Noi ringraziamo anche la regia di Avelia, Pablo Tarocco, per questi salti pindarici di corsie. Torniamo sulla corsia della Terna con una bella boccia giocata dal puntista svizzero, con adesso Roberto Antonini al tiro, grande, colpisce in pieno, proprio in pieno, Amanda Bersaglio. E adesso, per com'è posizionata, forse bisogna tirarla, diciamo, al contrario per mandarla via. Ma sai, sì, la tira di raffa ancora. Bersaglio dichiara la boccia del punto, Roberto. Sì, comunque regolare, perché si è mossa anche la boccia dichiarata, ma il pallino è tornato molto indietro, prima ancora della linea dei 24 metri o 23 metri che dir si voglia, perché poi naturalmente c'è la zona neutra. Ogni tanto, sai, io uso dire la linea dei 24 metri per dire che è l'ultima riga. E poi giustamente qualcuno serve e dice sì, ma non sono 24 metri sono 23 perché c'è la zona neutra. Ma è giusto, hanno nel merito ragione, no? Tirano una boccia ancora molto corta, sì, Giorgio. Troppo corta questa, lascia spazio a Max Chiappella, che gioca tutta di sghimbescio, di traverso. Questa boccia mi sembra giocata molto bene, molto bene. Fianco al pallino, 20 centimetri. Ultima boccia per Ross Katarin. Deve cercare proprio di incastrarla là in mezzo per mettere in difficoltà Chiappella, non ci riesce perché va. Attenzione. Sì, perché se dovesse. Attenzione. Annulla la boccia. E adesso via lì. 1, 2, 3. Sono 3 sicuri via lì. Fai un voletto, Max, dai. Sì, ti ha sentito, sai. Volo per Massimiliano Chiappella, potrebbe anche fare partita, attenzione. Primo volo che tira però. Leggermente corto l'alzo di Max. Un punto solo, si va sul 5-1. Ti comunico un'osservazione di Dante D'Alessandro stamattina, mentre stavano facendo le prove sul campo. Ha detto: ragazzi, mi complimento con voi, agli altri azzurri. E loro: ma come mai? Perché siete migliorati dal 95. Grande maestro, io lo chiamo maestro. Intanto comunichiamo anche alla nostra regia di aggiornare il punteggio sul 3-0. Naturalmente siamo sul 3-0 per l'Italia in virtù delle 2 vittorie nei set dell'individuale e della vittoria nel set di terna, mentre adesso in questo momento sta conducendo 5-1 la nazionale italiana del 95 sulla Svizzera, con una prima boccia in impostazione da parte di Andrea Bagnoli. Questa direi comunque bella, anche se è poco più di 50, ma è davanti, è una boccia che può disturbare. Gioca bene questa volta Flavio Rossi, si ferma questa boccia, realizza il punto, andrà al tiro sicuramente Roberto Antonini. Un altro Pasquale Antonini che sui campi in terra quasi mai tirava di raffa, quasi mai. Io quando giocavo con lui
E a questa distanza qui, anche un po' più lontano, io gli dicevo sempre di tirare di volo, sempre, io facevo il puntista a lui, perché per me di volo era una sicurezza, una sicurezza. Assolutamente, intanto la spela ed è molto importante perché copre il fondo. E poi ogni 2 o 3 bocce che tirava una rimaneva sempre lì in zona, Sì. sempre. Assolutamente sì. Tira e colpisce Ryan, riconquista il punto. Vediamo, faccio qualche nome, oltre al tuo che non faccio perché non posso in questo momento, ma parlando di volisti, allora diciamo Antonini, Mussini, Molinari. Sì, So Molinari era molto forte anche Molinari. L'abbia conosciuto sì, bene, sì, ma molto forte. Beh, se andiamo un po' indietro ovviamente Gatti, ma vabbè, grande Gatti. quello fa parte comunque di un'altra epoca, no? In una finale 3 volte il pallino all'ultima riga fuori mi ha buttato a crema sui campi di terra all'aperto, 3 volte consecutiva, partita persa all'ultima riga, pallino fuori al volo. È un fenomeno. Gioca molto bene Andrea, va quasi a fare un biberon, manca poco, colpisce Ryan, vediamo che cosa dice la tavola di fondo, si avvicina anche la boccia del giovane svizzero, ma il punto rimane all'Italia. Forse anche in parte coperta la boccia del punto, vediamo che cosa decideranno di fare gli svizzeri. Una giocata un po' complicata, il pallino non è distantissimo dalla tavola di fondo, ma potrebbe anche passare la boccia. Vediamo, vengono a vedere il gioco da vicino, rivediamo il tiro di Ryan Regazzoni. Vedete, il punto è dell'Italia, uno solo ma bello, in più boccia semicoperta. Le opzioni sono tante e sono poche. Pasquale, la boccia si vede male, ma la boccia si vede male, sì. Sarebbe, diciamo, l'opzione più facile se si vedesse un po' meglio, anche più opportuna come opzione. Le tavole rispondono poco, altrimenti potrebbe essere gioco anche questa corta rossa, cioè quella più corta. Rossa, sì. Potrebbe agganciare il pallino, però le tavole danno poco. Vediamo, dovranno comunque fare qualcosa. Tirano a quella in mezzo, la loro in mezzo, al quinto punto. Tira Ross ma sbaglia piuttosto nettamente. Sì, diciamo che gli altri 2 componenti della terna non hanno lo stesso livello di Ryan. Lo diciamo. Ma io non vedo un grande gioco a tirare quella boccia di Giorgio. Avresti tirato più magari a questa corta? Sì, perché corta, come è messo il pallino, lui con la sua può dare uno schiaffettino al pallino, lo manda su e glielo manda in mezzo alle 3 bocce sue. Adesso colpisce. È mancato poco, ma il pallino di qua non lo porta mai, stacca parecchio. Sì. Invece tu dici tirando quella corta avrebbe potuto magari fare l'angolo. Se ha il piacere di prenderla piena muove tutto, sì. Può muovere tutto e si scopre la boccia del punto. Perché quella rossa lì e gli impediva la boccia del punto. È vero. La gioca tutta per traverso Flavio Rossi, la gioca anche abbastanza bene, ma non gli la gioca bene, ma forse è un pochettino lunga. Sì. Non l'ha giocata male. Punto terra per gli azzurri, giocherà anche lui così forse Max. Ma secondo me Max potrebbe rischiare il secondo punto. Potrebbe rischiare il secondo punto. Se la prende quella che vede può fare partita, perché la tira. Basta che si alza 20 dalla tavola. Secondo punto per Max Chiappella. Ma poco, vicino. Tirata molto bene. Ma la boccia rimane lì, la boccia svizzera. Sorride un po' amaro Max, sa di averla tirata bene.
No, ora non conviene più perché se la spaccia così può portare il pallino di là e perdere 2. Sai, Così. aveva 2 bocce in mano. Sì, la prima va bene, Giorgio. Poi adesso cosa. se caramboli con l'ultima non puoi più recuperare. Certo. Se arriva un'altra boccia. È lunga questa boccia di Max, Molto quindi un punto solo. Andiamo sul 6-1. Ha già avuto un paio di occasioni, Max, prima col volo lì, adesso questa raffa era molto difficile. Questa è tirata bene, non gli si può dire niente. Molto dai, è difficile tirato veramente una grande boccia. E intanto lo vedete in sovraimpressione, siamo 3-0 quanto a set in questo incontro internazionale celebrativo tra la nazionale italiana del 95 e la nazionale svizzera. Molto bella di nuovo la boccia di Bagnoli. Di nuovo il tiro, Ryan che colpisce. Rimane dell'Italia questa volta, il rilascio delle tavole di fondo premia gli azzurri e dunque di nuovo Flavio Rossi all'impostazione. Diciamo un pochettino di delusione per la resa, diciamo, non sempre continuativa di questi due giocatori, no? Che sono due buoni giocatori, li conosciamo. C'è un po' di discontinuità, sì, Giorgio. Sì. E in ogni caso hanno tenuto un po' la partita, sono indietro però 6-1. Va in accosto di nuovo Andrea, cerca di approfittare della pendenza sulla parte sinistra della corsia. Corta la sua boccia questa volta. Giorgio, per esempio, io adesso su questa giocata non sono d'accordo. L'avresti tirata quella boccia? Molto, sì, assolutamente. Sì, subito. Stavo per dirlo io, poi non mi sono permesso. No, perché sul 6-1 devi fare un gioco lineare, un gioco tranquillo, così, perché bocci, porta via. Poi aspetti di vedere l'evoluzione. Devi andare a incastrare una boccia lì nel mezzo, se fai il punto puoi carambolare il pallino, puoi andare, poi vedi cosa succede. Certo. E questo è nulla, perché la boccia colpita ha fatto più di 50 centimetri, dunque c'è un vantaggio per la formazione svizzera che fa ricostruire il gioco. Tu c'è un bocciatore sopramanista, tira, anche se carambola il pallino, vai con 2 bocce tue e 2 bocce lui alle tavole, si vedrà di chi è, se carambola il pallino, ma deve fare un pieno a 60 centimetri, 50 centimetri, insomma. Con una boccia davanti si gioca sempre male, si gioca sempre male quando non si vede il pallino. Vedi cosa succede. Sì. E adesso ancora 2 bocce in mano Roberto Antonini. E vedi, la fanno tirare adesso, ma hai ragione tu, era una boccia da tirare subito. Subito, nell'immediato. Sono d'accordo, per quanto possa contare il mio parere. Però vedi, lo dicevamo, no, all'inizio, quando ti dicevo, il tiratore di terra deve sempre tirare, deve allargare il gioco, coprire il fondo, è così. Comunque ha colpito adesso Roberto Antonini, credo che glielo stia dicendo Riva, Sì, sì. Antonio ancora rimprovera, Questa volta un pochettino fortunato, ma insomma comunque Rossi avrebbe fatto in ogni caso il punto e adesso bisogna andare a stringere se si può. Ma sai, diciamo che non hanno bocciato, che si poteva bocciare tranquillamente, però sono andati a punto e non sono stati, non sono riusciti neanche a stringere un pochino il gioco, da dire, capite, sì, difendiamo qualche boccia di queste. Purtroppo sì. L'hanno giocata male e pazienza, speriamo che Roberto ne mette una buona adesso. Questa è un po' lunga. Gli hanno lasciato una mano da fare tanti punti, adesso se ne approfittano. Discreta possibilità per la Svizzera. Possono rientrare in partita. Sì, credo che abbiano ancora 3 bocce in mano. Possono rientrare in partita, perché se ce le mettono tutte vengono 6-5.
Vediamo Ross Katarin in accosto, ci sembra buona la sua boccia. Assolutamente sì, sono 2. Sono punti che non sono impossibili, quindi... Sì, poi lì basta giocare davvero dritto per dritto e vai lì in mezzo. Gioca la sua seconda boccia Ross. Cerca di spingerla, ma arriva tranquillamente. È il terzo punto per gli svizzeri. C'è un po' di spazio. Dunque virtualmente sono sul 4-6. Adesso ultima boccia per Ryan. Fa fatica questa ad arrivare. Credo che sia la prima boccia forse che gioca in accosto. Purtroppo poi in terna succede questo. Sì. Quando un bocciatore per ore boccia sempre, poi ci sta che quando deve mettere un punto anche dentro i 70 centimetri ci sta che non lo mette. (6 a 4) per l'Italia, che sta conducendo anche 3-0 quanto a set, e noi anche dobbiamo dire che oggi naturalmente si giocheranno comunque tutti i set, quindi se anche eventualmente l'Italia dovesse andare sul 5-0 si giocano anche gli altri set, proprio perché è un incontro celebrativo e dunque si premia il gioco, si premiano gli spettatori. Anche perché oggi c'è tanta gente, numerosi, è giusto che si fanno tutte le partite. Numerosissimi, assolutamente sì. Roberto al tiro, colpisce in pieno. A fondo tavola e conquista il punto. Il pallino, lo vedete, è sui 16 metri più o meno, 16,50 metri, a una trentina di centimetri dall'asse laterale destra, con Flavio Rossi che gioca la seconda boccia in accosto, un pochino più lunga, però tocca il pallino. Siamo tra i 49 e i 51. Vediamo. 49,5 regolare, e quindi il punto non è affatto male, anche se oltre il pallino, però insomma 30 centimetri scarsi. Vediamo Andrea, si è comportato direi molto bene finora. Gioca lì anche lui, la strada è quella, vediamo se viene giù la sua boccia, scende di giustezza, la incastra, fa il punto, c'è un bersaglio ma solo con l'altra boccia svizzera, non con il pallino. Io penso che Ryan vada sul pallino. Sì. Deciso. O si va a punto o si tira il pallino. Lo colpisce ancora una volta. L'ha fermato quella boccia lì. Sì. Il pallino va. E non lo so se non lo ferma la boccia, poteva andare in quelle bocce rosse lì. Sì, fosse andato là in mezzo sarebbero stati 3 punti per gli svizzeri. Era un bel casino. Tocca a Katarin adesso cercare di impostare al meglio la giocata. La spinta molto in alto, attenzione. Non va alla tavola, quindi è bella. Fianco il pallino, 35 centimetri circa. Anche qui la tirano scelta giusta, direi, no? Scelta giusta, ma se direi qual è la più giusta, diciamo così, non è questa, era quella di prima da tirare. Questa qui forse magari potevano anche andare a punto. Ti è rimasta sul gozzo, sì, la giocata di prima. Colpisce. Bravo Roby. È ritornata molto indietro la boccia rossa degli svizzeri. Sì, bisogna misurare perché il punto dovrebbe essere degli azzurri, ma potrebbero essercene 2 o 3 oppure no, e dunque il giocatore svizzero ha chiesto la misurazione
Sì, in questo caso dicevo giusta la scelta, ci sembra. Intanto non inquadrato dalle nostre telecamere il grande Domenico Micca è venuto a trovare Pasquale D'Alterio. Oggi l'abbiamo presentato, tutti gli appassionati hanno potuto applaudire questo splendido novantenne che insomma per alcuni anni, come ho detto, è stato il re di Milano nelle bocce, grande negli anni veramente 70, anche in parte negli anni 80. Un punto per gli azzurri, credo che sia stata questa la dichiarazione dell'arbitro Cosimo Nacci. Di nuovo l'accosto, Ross Catarin, vediamo se riesce di nuovo a giocare una buona boccia. In effetti è così, molto bella. sì. E finora, lo ripetiamo, sono mancati solo di continuità, sì, lui e Rossi, perché Ryan il suo l'ha fatto naturalmente. Va al tiro, che appella 6-4 per gli azzurri in questo secondo set della Terni. Passa tra la boccia e l'asse laterale destra, non colpisce. Di nuovo al tiro Max. Si mette leggermente per traverso. Infatti non mi piace tanto la posizione. Quello che non è successo prima è successo adesso. Lo vediamo bene da questa magnifica ripresa di Aveglia HD, lo vedete, il nostro drone umano arriva dall'alto a inquadrare questa giocata. Per esempio Giorgio, io adesso l'avrei bocciata dall'asse questa boccia qui, perché uno come lui che conosce i campi, e come ha tirato la boccia prima là, che l'ha tirata bella piano, che non l'ha presa per 1 millimetro, però insomma conosceva la calata, no? La boccia stacca 25 cm dall'asse, lui secondo me mettendosi dritta la poteva prendere come voleva lui e non faceva neanche carambolare il pallino, invece mettendosi da quella posizione lì per me da bocciatore è più difficile, sì, molto più difficile. E poi è più facile che puoi carambolare. E poi c'è stata questa carambola sul pallino che ha premiato la formazione svizzera. Il pallino è andato lì in mezzo, ci sono 2 punti a terra per gli elvetici. Ultima boccia in mano Bagnoli, adesso stavano pensando addirittura di tirare al 4º punto quella rossa degli svizzeri, poi forse ci hanno ripensato, non so esattamente che cosa vogliono fare, anche perché lì ci sono 2 bocce degli azzurri che tengono, ma sono a bersaglio. Vediamo, sta tornando in pedana Andrea Bagnoli. Sì, tira al 6º punto, quella esterna diciamo, no? La rossa staccata sulla sinistra. Tira Bagnoli, la colpisce perfettamente, ma non riesce a fare gioco. Ci sono 2 punti a terra e credo che Ryan se la terrà in mano la boccia. Colpendo quella boccia lì, l'unico modo per non fare gioco era questo, non ce n'erano altri, perché se ne prende un pochino, un pezzetto in meno, sì, di qua o di là, tocca tutto, muove tutto. Può muoversi, può muovere il pallino, tutto, muove tutto, certo. Giorgio, invece solo in questo modo qui, solo in questo modo qui. Però adesso ha messo una boccia che non possono fare, perché magari dopo loro potevano azzardare a tirare anche nel bersaglio, infatti, no? Infatti, per andare pari, a cercare, sì. Vanno pari, siamo 6 pari, quindi giustamente. Ora ha messo una boccia lì, con questa bocciata non possono più pensare di rischiare nulla. Adesso siamo sul 6 pari, set interessante. Pasquale, intanto mentre insomma stiamo per assistere alla
a una tornata che potrebbe anche essere decisiva. Io in fase di presentazione di questo evento ho ricordato un grande campione brasiliano, non so se tu abbia avuto modo di conoscerlo. L'ho conosciuto, Clark Giorgio, Duncan. l'ho Era conosciuto. veramente un fenomeno, Era forte, era veramente un fenomeno. ma poi era un bravissimo ragazzo. Sì, era molto simpatico, era empatico, il pubblico impazziva per lui. Noi ci siamo scambiati anche la maglia, io ho anche la maglia sua, Giorgio, ma era veramente un fenomeno. Io credo di aver fatto bene a ricordarlo oggi, perché in quel mondiale del 95 fece veramente... Allora, Ma Dante se lo ricorderà per sempre, però, Dante se lo perché ricorderà per sempre. gli ha dato fila da torcere davvero. Assolutamente. Abbiamo questo volo di Antonini. Tonini che prende ma non ferma sul gioco. Le due bocce, eccoli la boccia anche di Antonini, l'MLM se ne va verso... Ma forse è riuscito a prendere il punto. Ha preso il punto intanto. Siamo 6 pari, ricordiamolo agli amici appassionati, siamo sul 6 pari in questo secondo set, mentre Flavio Rossi, chiamato di nuovo all'accosto, ancora sembra un po' pochino corta, sì, però dai. È corta, credo più di 60 centimetri. E poi davvero suscitava proprio simpatia anche nel pubblico, addirittura Nuoro, insomma io ho visto delle immagini, il pubblico giustamente, non dico tifasse contro l'Italia, ma non poteva tifare contro questo ragazzo, perché era davvero un fenomeno, Era veramente bravo. E quindi sai, quando tu vedi giocare bene, vedi uno che gioca, sorride, sai, è difficile non averlo in simpatia. Ma sai, i brasiliani sono tutti portati un po' sulla bocciata, gli piace sempre bocciare. Lui era uno di quelli forti, completi, diciamo, che sapeva fare bene tutto e giocava forte. Tira Ryan, però non va in fondo il pallino, rimane punto dell'Italia, il pallino si è mosso, lo vedete, è andato più o meno vicino alla linea del volo opposta. Eccolo lì, lo vedete adesso molto bene, punto degli azzurri che hanno anche il vantaggio di bocce. Ma siamo 6-6 in questo secondo set. Diciamo che siamo in vantaggio di 2 bocce, Giorgio. 2 bocce addirittura, sì, hai ragione, mi sono sbagliato. 2 bocce sì, fondamentali. Abbiamo una boccia alle tavole che marca bene, perché è proprio in mezzo al campo, e quindi... Sì, ecco perché ci stanno pensando. Sì, hai ragione, avevo sbagliato io. Nonostante questo decidono di andare in accosto. Ci pensa sperando in qualche... Sì, di mettere la boccia magari non lontano dal pallino. In qualche carambolo, qualcosa. Perché... Non è granché questa boccia, però... E Andrea chiede consiglio a Max, che conosce molto bene queste corsie. Certo, dovesse fare il punto Andrea, andrebbero sul pallino loro sicuro. Ora diciamo che si dovrebbe fare il punto e coprire anche il pallino. Allora questa sarebbe la giocata ideale, diciamo così. Vediamo questa boccia di Andrea. Sembra buona. La strada sembra bella. Sembra buona. La forza pure. Molto bella, scende di là. Pallino c'è tutto. Va sul pallino Ryan Regazzoni. Pallino salvezza per lui. Lo colpisce. Cosa ti dicevo io, che avevamo una boccia che marcava bene? Questa volta gli svizzeri sono sfortunati, hanno avuto un pochettino di aiuto dalla sorte prima, ma subito, almeno finora, hanno pagato pegno. Adesso vediamo all'ultima boccia Ross Catarino, che teoricamente potrebbe anche andare in accosto, cercare di giocare una buona boccia, perché il loro secondo punto non è male, e invece decidono di tirare.
tira, colpisce, ma così facendo perdono la partita di fatto. Io forse sarei andato in accosto. Non avrei tirato mai la boccia del punto, perché ci poteva stare questo. Se c'era da fare qualche giocata, pallino dalla nostra posizione si vedeva male quando staccava dall'asse frontale, però avevano anche qualche boccia sotto l'asse sinistra da tirare per vedere, insomma, se si potevano portare il pallino dalla parte destra, insomma. Leggermente lunga la boccia di Max, ma fa l'8° punto e termina anche questo set a favore degli azzurri, che si portano così sul 4-0. Allora, una cosa possiamo dirla, Pasquale, prima di lasciare la linea alla regia e di goderci anche noi una decina di minuti di riposo, che comunque saranno stati campioni nel 95, ma anche adesso si difendono i nostri. Sì, giocano sempre bene. Giocano bene, fra gli svizzeri direi un applauso per Ryan sicuramente. Gli altri non male, ma non continuativi. Sì, molto alternati. Diciamo che il ragazzo ha portato una media alta dall'inizio alla fine, è stato sempre costante. Invece i suoi compagni, insomma, hanno alternato un po' delle giocate belle con delle giocate non belle. È proprio insomma, vero. Pasquale, ho un contratto da sottoporti, smetti di giocare a bocce e vieni a fare le cronache con me. Sì, e poi andiamo anche a fare una cantatina insieme. Certo, come no. Allora, spazio alla pubblicità, lì nella regia, ci sentiamo per il secondo tempo di questa Italia 95 Svizzera. A fra poco, amici. Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Attenzione, proseguiamo la manifestazione con la specialità coppia. Alla corsia numero 1 per l'Italia, Antonini Roberto, Bagnoli Andrea. Contro, formazione svizzera, Rossi Flavio, Regazzoni Ryan. Alla corsia numero 2 per l'Italia, D'Alessandro Dante, Chiappella Max. Contro, Catarin Tiziano e Catarin Rossano. 2 mani di prova, grazie.
Bene, di nuovo un cordiale saluto agli sportivi, in modo particolare agli appassionati di bocce, da Giorgio Macellari qui in diretta da Brezzo di Bedero, dove è in corso di svolgimento l'incontro internazionale celebrativo tra Italia, campione del mondo 1995, e la nazionale svizzera. Allora stiamo sul 4-0 dopo il primo tempo, si gioca con la stessa formula del campionato italiano. Accanto a me Pasquale D'Alterio, con il quale molto piacevolmente abbiamo fatto la telecronaca nel primo tempo. Adesso noi, Pasquale, focalizzeremo all'inizio la nostra attenzione sulla corsia numero 2, dove stanno giocando, hanno appena iniziato Max Chiappella e Dante D'Alessandro, che registro fa il tiratore di coppia contro i fratelli Catarin. Sull'altra corsia sono impegnati Ryan Regazzoni e Flavio Rossi per la Svizzera e Roberto Antonini e Andrea Bagnoli per l'Italia. Allora scusate, c'è stato un attimo un piccolo problema, vi dicevo, allora con le coppie noi focalizziamo l'attenzione sulla corsia dove sono impegnati Chiappella ed Alessandro contro i due fratelli Catarin, Ross come puntista e Tiziano come tiratore, che adesso stiamo per vedere impegnato in una prima bocciata in questo primo set della specialità coppia. Ecco, vediamo inquadrato Tiziano Catarin che colpisce a legno, si diceva una volta. Bella bocciata di volo. Ecco, senti, sempre naturalmente premettendo che la mia osservazione non vuole invadere il campo tecnico, è solo un'osservazione da appassionato, sia ben chiaro. A me piaceva molto di più quando c'era l'obbligo di volo fino alla linea d'accheto. Ti devo dire la verità. Sì, perché nel volo c'è sempre più adrenalina. Sì, sì, sì. Intanto è andato a bersaglio Dante D'Alessandro, impegna il tiro Catarin. Tiziano questa volta va di raffa, il bersaglio può spaccare in mezzo, vediamo. Sbaglia il tiro e dunque possibilità per Dante di inserire eventualmente il secondo punto. Vediamo, no, va a incocciare in quella di Chiappella, quella corta. Niente da fare, un punto solo per D'Alessandro e Chiappella in questa prima tornata della specialità coppia, con D'Alessandro che imposta più o meno il pallino sulla linea del volo opposta, e l'abbiamo visto prima nei tiri di prova anche rispolverare, diciamo così, il sottomano, tipico poi dei giocatori marchigiani, abruzzesi, soprattutto nel centro Italia, insomma. È un'arma in più per loro. Sì, sì. Anzi, a volte anche a buon livello vedo molti giocatori che non riescono neanche a tirare sopra mano, ma solo il sottomano, talmente sono abituati in quello. Tanto imposta bene Chiappella e sbaglia nuovamente Catarin, che l'abbiamo visto un po' falloso, soprattutto nella raffa. Sì, nella bocciata sta facendo un po' fatica. Adesso manda a punto Ross. Ecco, anche in questo caso, adesso a prescindere da dove vada la boccia, anche se avesse fatto il punto, sono sempre quelle situazioni dove forse si potrebbe tirare ancora, nonostante il primo errore. Lo so Giorgio, ma loro hanno, ti ripeto, la mentalità ancora, diciamo così, un po' vecchia. Sì, sbagliano una boccia, vanno a cercare di chiudere il gioco per cercare di pagare meno possibile. Ma in gioco sbagli una boccia, che vuol dire?
bocci, ribocci, fai il gioco normale. E attendi l'evoluzione. Sì, perché se no vai sempre a stringere, poi dai sempre la possibilità agli altri che rimangono con 2 o 3 bocce in mano sempre e fanno quello che vogliono, insomma. Sì, poi c'è una regola fondamentale, che tu quando non riesci a togliere il punto oppure lo togli con la quarta boccia, sei sempre in balia della fortuna. Sempre, perché cioè, tu non puoi fare più niente, dipendi dagli altri, quindi devi stare lì ed aspettare quando meno ti puoi fare del male, insomma. Ecco, in questo credo, non per farne il panegirico, per l'amor del cielo, in questo credo che il giovane svizzero sia diverso anche dai suoi compagni, ha già una mentalità, se mi permetti, virgolette, italiana, no? Cioè, è abituato a giocare qui e quindi... Ma non ci dimentichiamo che lui milita in un campionato di A1 italiano dove ci sono dei grossi campioni che magari, anche se non ha giocato sempre, ma ha preso da loro, no? Come si porta la partita, come... C'è tante di queste cose che lui ne ha fatte esperienze già per lui e si è portato avanti rispetto agli altri giovani, certo. Così. Intanto può anche essere che Max abbia venduto il punto agli svizzeri, ma diciamo che D'Alessandro ha ancora 2 bocce in mano, quindi nulla di irrimediabile, anzi. Tira la boccia del punto, Dante colpisce, aveva solo una boccia, sì. Ecco perché, una boccia sola per lui. 2 punti e si va sul 3-0 per D'Alessandro e Max Chiappella. Pallino impostato più o meno sempre tra la linea d'acchito ma questa è un po' lunga, la linea del volo opposta. La boccia di Max era bella di direzione, ma è andata oltre il pallino a un 55 cm circa. C'è un po' di spazio per Ross Katarin. Che gioca molto bene di direzione anche lui, un po' corta ma fa il punto, dovrebbe aver fatto il punto. Rino Villa ha dichiarato punto preso, per cui Max Chiappella ha già rilasciato la propria boccia, la propria seconda boccia. Tirato molto bene. Sì, va a incastrarla proprio lì in mezzo, a fare il punto. Adesso vedremo se Tiziano Katarin si riprenderà dal passaggio a vuoto di prima. Colpisce, si muove anche il pallino, vediamo che cosa succede là in fondo. Ha conquistato il punto la Svizzera. Pallino ha dato ragione a Katarin. Alla fine si decide, su consiglio anche di Max Chiappella, D'Alessandro a tirare alla boccia corta lì in mezzo al campo. La colpisce, vediamo cosa succede. C'è un rimpallo. Non si pronuncia, Nerino Villa chiama la direzione di gara, c'è da guardare bene, con una volta si diceva il misurino di precisione. Come vai ad occhio tu, Pasquale? Vedi, sei bravo a... No, io diciamo che le misurazioni le vedo molto bene, difficilmente mi sbaglio, oppure faccio misurare una boccia che c'è più di 2 centimetri, è difficile.
il punto era rimasto agli svizzeri e ha tirato ancora Dante, ma il pallino sembra non scollarsi dalla boccia degli svizzeri, e così Katarina a un punto terra, la possibilità di inserire il secondo, e poi il fratello avrà la possibilità di incrementare ancora il tabellino. Vediamo un po', giocata bene, sembra un po' corta di Ross, che inserisce il secondo punto, incoraggia Tiziano, gli dice non ci sono pericoli, gioca tranquillamente la tua boccia. Giocata bene di direzione, vediamo solo la forza, potrebbe non averne a sufficienza. 2 punti per gli svizzeri e vediamo sono 3 punti per gli svizzeri. È arrivata anche questa, dunque in un solo tiro si portano in parità, dobbiamo dire senza demerito particolare per gli italiani, insomma Dante ha colpito. Sì, questa giocata qui sono stati, diciamo, un po' sfortunati. Gli svizzeri hanno giocato bene le loro bocce e dunque si sono guadagnati i 3 punti, mentre anche sull'altra corsia è davanti la Svizzera 2-1 nella prima partita della specialità coppia, e adesso di nuovo col pallino corto, sarà la sesta o la settima volta boccia corta. E questo è quello che dicevamo prima, Giorgio, che sono discontinui, ogni tanto gli scappa una boccia così, sì. Anche noi stiamo facendo fatica. No, questa, anche quella di Max non è buona per nulla, però ha fatto il punto. Adesso addirittura la gioca, rischia un pochettino, la gioca tra la sua e l'asse laterale destra, comunque ha avuto ragione lui, conquista il punto. Va al tiro Dante, passa in mezzo tra bocce e pallino. Errore per D'Alessandro. Dichiara il pallino D'Alessandro. È bersaglio, ma ricordiamo la regola. Il pezzo dichiarato, occorre assolutamente colpirlo, occorre che si muova perché la giocata sia valida. Ha giocato bene in fondo, buonissimo il punto rimasto alle tavole, costringe al tiro Katarin. Che sbaglia nettamente. Sembra davvero un po' in difficoltà nel tiro, sì, proprio diciamo che questa bocciata qui quasi incomprensibile, sì, diciamo non si capisce se è partito male, non lo so. Adesso si decide per tirare alla corta, la sua corta. Colpisce, vediamo, no, non ha fortuna, nessun rimpallo, dunque possibilità per Chiappella di inserire anche il secondo punto, vedremo se ci riuscirà, mentre sull'altra corsia la Svizzera in vantaggio per 3-1. Max è rimasto un po' troppo corto. Un po' troppo corto, potrebbe non aver inserito la boccia. Ma Pasquale, ma è possibile che Max Chiappella subisca un pochettino di emozione qua?
Ma io non penso Ma l'emozione, Max in Giorgio. genere no, Io dico che lui sembra niente, ma organizzare tutto ciò Sì, è vero, hai ragione. Bravo, poi bravo. ti porta un po' di stress, ti porta un po' ad Mancanza di essere, concentrazione, ecco, no, questa roba certo. qui che ti porta a non essere proprio lucido, perché queste bocce qui non sono bocce di Max sicuramente. E quindi io penso, escludo l'emozione e penso che secondo me è tutto lo stress dell'organizzazione che poi lui si è messo sulle spalle, diciamo così. Hai fatto bene a sottolineare questo aspetto, Pasquale, hai proprio ragione. In effetti eravamo a pranzo e diceva che nelle prime edizioni di questo Memorial, appunto organizzate con diversi sistemi, no, in diversi modi, lui non aveva mai giocato. Sì, infatti no? non ha mai giocato lui quando abbiamo fatto queste manifestazioni organizzate sempre da lui, perché lui, diciamo, psicologicamente era un po', diciamo, stressato e quindi non riusciva. Io penso che è solo quello il motivo. Intanto imposta bene però Max, era arrivata comunque la sua boccia, quindi non ha neanche perso il punto, per cui 5-3 per gli azzurri. Adesso colpisce Katarin, si muove anche il pallino. Penso che punto l'abbia fatto. Punto l'ha fatto, il pallino più o meno in mezzo alla corsia, leggermente sulla destra, a una trentina di centimetri dalla tavola di fondo. Punto agli svizzeri, con Max impegnato in accosto. Questa volta potrebbe essere molto bella. Si dovrebbe Creato una fermare. bellissima boccia. Sì, molto bella la boccia di Max. Si è rifatto alla grande, anzi per la verità poi non ha neanche perso il punto, quindi però la nostra osservazione insomma ci stava comunque, anzi ripeto, hai fatto benissimo a sottolineare, perché insomma lui ci ha messo davvero anima e corpo nell'organizzazione di questo incontro celebrativo. Sì, l'ha toccata. E poi lui, diciamo, è un ragazzo anche molto, molto preciso, e ci tiene sempre a fare bella figura e quindi cura tutto nei minimi particolari e ci tiene via, e quindi ti porta ancora maggiore stress, diciamo così. Tanto abbiamo appena rivisto Katarin che aveva sfiorato la raffa, Ross ha tirato e anche lui l'ha praticamente sfiorata, non è riuscito a mandarla via, se la ridono un po' i due Katarin. Forse se la tira un'altra volta, Giorgio, magari ci riesce a portarla via. Beh, adesso a parte le battute, se la prendesse al destro... Sì, ma non è neanche fuori luogo la giocata, certo, la giocata c'è certo. tutta. Invece no, vanno a punto. Appunto, in effetti invece prendendola al verso... Se la prende giusta può mettere 4 punti a terra. È vero che Dante c'ha ancora 2 bocce, però sai, poi quando fai una bocciata e l'altra vai a punto, magari... Gioca male di direzione proprio, era anche un po' corta, comunque non riesce a conquistare il punto. Possibilità teorica per D'Alessandro di fare anche partita, attenzione, abbiamo il sesto punto a terra e adesso c'è anche il settimo a terra per gli azzurri. Chiappella D'Alessandro, ultima boccia per D'Alessandro, se mettesse questa sarebbe l'8º punto e dunque la vittoria nel set. Sembra un pochino più corta. È corta la boccia di D'Alessandro, cammina ma non a sufficienza, si va sul 7-2, chiedo scusa, 7-3, mentre sull'altra corsia la Svizzera conduce per 3-2, quindi davanti Ryan Regazzoni, Flavio Rossi su Antonini e Andrea Bagnoli. A un passo dalla vittoria Max Chiappella e Dante D'Alessandro conducono per 7-3 nel primo set delle coppie. Ancora corto Chiappella. Chiappella ancora un po' corto, sì.
Intanto registriamo che si sono cambiati di ruolo. Va in accosto Tiziano, scelta giusta, mentre abbiamo sentito un mormorio che registra un errore la di gente Ryan Regazzoni. è rimasta un po' male alla prima boccia sbagliata da Ryan, a testimonianza come dire, quando si sottolinea con un errore vuol dire che le eccezioni non la regola, no? Tanto D'Alessandro ha portato via la boccia di Catarin, che ci riprova in accosto, stavolta attraverso un po' di molta fatica ad arrivare. Sì. Questa trova corta, molto corta, poi in difficoltà Catarin. sì. Vediamo se Ross riesce a sostenerlo. Nel mondiale dell'85 c'era il padre dei Catarin insieme con Poletti, che in quel mondiale vinse l'individuale contro Dante D'Alessandro nell'85. L'Italia poi si aggiudicò il mondiale a squadre, il mondiale a terna, non so se ci fosse il mondiale a coppie, ma tanto finisce il set 8-3. C'era Brenno Poletti, altro grande giocatore svizzero. Sì. Gli applausi che avete sentito sono indirizzati a Roberto Antonini e io pregherei la regia, se nulla osta, di trasferirci sulla corsia numero 1 a seguire la partita di coppia. In questo momento sono davanti gli svizzeri 3-2, ma c'è una tornata favorevole agli azzurri, mentre rivediamo ancora per un attimo Catarin. Tiziano all'accosto, sta partendo il secondo set della coppia e qui ci trasferiamo sull'altra corsia. Sta per tirare di volo Roberto Antonini, vediamo se riusciamo a inquadrare Antonini al tiro. Sta partendo, tira, c'è un rimpallo sull'altra boccia, però attenzione perché Bagnoli ha la possibilità, colpendo, di fare 2 o 3 punti. Ecco Andrea Bagnoli al tiro e sbaglia Andrea, e questa era un'occasione ghiotta, Pasquale? Sì, una bella occasione. Guarda che io rendo noto ai nostri telespettatori che tu hai guardato male Andrea Bagnoli. No, perché ci sono rimasto male anch'io, mi sembrava una boccia, non lo so, talmente facile. Quindi a maggior ragione dimostra sempre questo gioco che di facile non c'è niente, e bisogna avere sempre una concentrazione al massimo su tutte le bocce che si giocano, tutte. Guarda, io ricordo un episodio di una vittoria di tuo fratello nel campionato italiano contro Formicone, credo 4 anni fa, individuale, dove tuo fratello era avanti, sì, e poi Formicone era arrivato in rimonta e a un certo punto ha avuto la raffata libera ai 9 metri, e avesse colpito sarebbe arrivato a 8, 9, a 10 o 11, comunque avrebbe proseguito la sua rimonta e ha sbagliato il tiro libero senza ostacoli. E io ero lì a vedere e ho rischiato quasi di chiamare l'ambulanza. Stava per venirmi un infarto quando ho visto che ha sbagliato quella boccia. Vero che era così. E quindi insomma, da volte, come dici tu, nulla è facile in questo, niente per scontato, niente. Questo gioco qui bisogna avere sempre la testa lì, su tutte le bocce la stessa concentrazione, non ce n'è una facile e una difficile. Abbiamo visto perdere campionati italiani per non aver messo un punto in 4 metri, quindi di tutto si è visto. Di nuovo Ryan colpisce, si muove il pallino, va in un angolo, però
punto forse rimane addirittura agli azzurri, ma comunque punto larghissimo. Il pallino lo vedete là in fondo, lo sta segnando l'arbitro, il signor Cosimo Nacci. Punto rimane all'Italia. Il pallino proprio nell'angolo. La Svizzera conduce 4-2 in questo set, ma la nazionale del 95 è in vantaggio per 5-0, dunque diciamo l'incontro se l'è già aggiudicato la nazionale del 95, ma si giocheranno tutti i set proprio a favore del pubblico per lo spettacolo. Tanto discreta, più che discreta questa boccia di Flavio Rossi. Insomma, il pallino lì nell'angolo, sì, si può fare, ma non bisogna giocarla molto bene. Molto bene, sì. Molto bene. Tra l'altro non so se là nell'angolo si fermino o meno le bocce, non ho questa conoscenza tecnica e logistica dei campi. Ha giocata bene, mi sembra. Ma è corta, mi sa. È corta. Era giocata molto bene, ma è corta. Corta. Si mette nell'angolo anche Roberto Antonini, gioca tutta per traverso e ha delle ottime intenzioni questa sua boccia. Questa è tirata molto bene. Molto molto bene. Conquistare il punto. Grande boccia di Robert. Sì. E si vede un quarto quella boccia. Stanno pensando al da farsi, perché si è girato Ryan per cercare conforto anche in Marco Regazzoni, suo padre, che è anche il CT, ecco, ne stanno parlando. Credo stia tirando al terzo punto. No, la boccia del punto. No, ha tirato il terzo punto, sai? A quella lì ha tirato. Credo abbia tirato quella. Boccia punto? Allora ho sentito male io. Ringraziamo anche il pubblico per i suggerimenti. Era difficile da prendere, si vedeva un quarto. Poi il problema è sempre che dovresti conoscere bene i cambi. Per fare quelle bocciate lì sì, devi calcolare la spinta bene, cioè, se conosci il campo. La pendenza, la perfezione. Quante volte ti sarà capitato magari di dover tirare una raffata così e dire e adesso scende o non scende? Bravo, sono... Con rischio anche a volte di fare magari anche delle figure barbine, no? Perché se non conosci la corsia... Ma vedi Giorgio, quando tu provi i campi, no? La mattina, ecco, queste cose qui sembrano, vedi, poi dopo si presenta un'occasione di questa qui che tu se la prendi giusta puoi fare 2 punti, no? Certo. Magari se hai provato qualche bocciata prima perché ce l'hai il tempo per farlo. Noi bocciatori queste cose qui sono fondamentali, vedi, perché dopo ti si presenta l'occasione, se non sai in quel punto la boccia come fa, non puoi dosarla giusta. Tra l'altro devo dirti, Pasquale, che mi dicevano dalla regia che ci sono un sacco di persone che ti salutano, ma io non posso portarti i saluti di tutti perché avrei dovuto ricambio di cuore a tutti, ricambio una lista. Diciamo che sei abbastanza conosciuto in tutta Italia, dai. Tira Roberto, era bersaglio, l'arbitro dice che la giocata è regolare, dunque era bersaglio, conquista il punto ma si è allargato il pallino. Ricordiamo ancora una volta, siamo sul 4-3 per la Svizzera, quindi partita tirata, anche abbastanza ben giocata direi, da quello che si è visto
fino a questo momento. Anche questa boccia di Flavio Rossi per nulla male, davanti al pallino in quella posizione non è semplicissimo conquistare il punto. Eh sì, perché c'hai sempre 35 cm dalla boccia alla tavola, se non la indirizzi bene facilmente puoi fare tavola, insomma. Andrea l'ha giocata perfetta. Alla perfezione Andrea Bagnoli, alla perfezione. Che se adesso, al di là delle battute, si è rammaricato molto di quel tiro sbagliato, perché poteva essere uno switch, no, per il 7, no, perché avrebbe potuto fare 3 punti, invece hanno fatto uno gli avversari, quindi sai, su un 7 agli 8 sono errori che pesano. Al volo Ryan Regazzoni che colpisce anche questa. Non è fortunatissimo, diciamo così, anzi decisamente sfortunato. Rimane il punto a Bagnoli. Crediamo sia costretto in accosto, per forza di cose deve venire a stringere o cercare anche di incastrarla lì in mezzo se ci riesce. Gioca dritto per dritto Ryan, direzione buona, ma sembra un po' corta, Giorgio. Sembra leggermente corta, sì. Giocata bene di direzione, ma un po' corta. C'è spazio per Roberto. Intanto c'è il 4-4 virtuale e la possibilità per lui di inserire anche questa boccia. La gioca molto in alto, vediamo se scivola via. Leggermente lunga. Sono 2 punti e dunque si passa in vantaggio. 5-4 per l'Italia in questo set, mentre dall'altra parte, sull'altra corsia, Alessandro e Chiappella sono davanti 3-2 nel secondo set della coppia. 5-0 per l'Italia, incontro in ghiaccio per quanto riguarda il risultato finale, ma spettacolo a Iosa per il foltissimo pubblico presente oggi a Brezzo di Bedero in questa manifestazione ormai tradizionale che è il Memorial Luini, declinato, l'abbiamo detto, in diverse forme grazie all'organizzazione della Bederese, con il sostegno del comune di Brezzo di Bedero e di Luino, mentre abbiamo appena visto Ryan Regazzoni ancora colpire la boccia molto bene, punto che rimane all'Italia, e Flavio Rossi che si prepara già in pedana per rilasciare in accosto la propria boccia. Giorgio, io nel frattempo stavo guardando anche sul campo di là, io vedo un Dante in formissima, sta facendo delle bocciate bellissime, vere, spettacolari, portate via pulite. Sì, poi lui è anche, insomma, metodico, ci tiene tantissimo, ci tiene tantissimo. È conscio anche di poter dire ancora la sua a certi livelli, poi naturalmente sa benissimo che, insomma, quando si arriva a una certa età ovviamente bisogna fare i conti con l'anagrafe, con la salute, con il corpo che cambia, e insomma tante cose, ma intanto cerca di dare ancora, e ci riesce, qualche zampata. Ryan si è lamentato, ma si è lamentato, ma gli è tornato più vicino il punto. Ma evidentemente si è lamentato perché forse non la voleva colpire così, sì, perché lui ha le capacità per colpire anche senza toccare il pallino, Giorgio. Tiro Roberto Antonini. 6-4 per l'Italia. E c'è un punto a terra adesso per l'Italia. Si guardano
Ryan Regazzoni. Ora se non gliela allunga Roberto gli può presentare anche un bigliettino. Sì, al volo, tu dici? È la distanza giusta per lui. Sì. Vediamo intanto Flavio Rossi la gioca lì, vicino al pallino, più o meno. E adesso vediamo. Non ti ha accontentato, Pasquale. La tira sì, Roberto, ma la tira di Raffa, vediamo. Potrebbe comunque fare partita. Colpisce, ma scivola via. Un punto solo. La vedi Giorgio, se fai partita di Raffa, che magari rientra la tua, diciamo ti prendi anche del fortunato dalla gente, capito? Ma se tu fai un bel volo e la stampi, e la cambi lì, la cambi. È molto più bello, no? E lui ce l'ha tutte le possibilità. Questa era la classica situazione sul 5-0 per l'Italia, un incontro comunque amichevole. A maggior ragione, no? Avremmo forse potuto chiederglielo espressamente. Ma guarda, io gli stavo facendo un cenno, ma lui non mi ha visto. Intanto Andrea imposta molto bene. Si è fatto perdonare Andrea, da quell'errore che ha fatto lì, poi ha messo una serie di bocce tutte attaccate al pallino, tutte vicino al pallino. Di nuovo si muove il pallino e di nuovo rimane all'Italia. 7-4 per gli azzurri. Io do un occhio sempre al campo di là, Giorgio. Tengo d'occhio Dante, ma il mio maestro lo vedo in ottima forma. Tira ancora Ryan, la boccia del punto, la colpisce di nuovo, colpisce dall'altra parte e la boccia rimane lì. Insomma, non fortunatissimo in questa tornata Ryan. Tra l'altro gli azzurri ne hanno 7, attenzione. Decide di giocarla a punto Flavio Rossi. Non è facile, la deve giocare tutta per traverso. Potrebbe però appoggiarsi, ma si appoggia da questa parte e poi la boccia era troppo lunga. Pasquale, voglio chiederti una cosa regolamentare. In questo caso la boccia ha sfiorato la boccia corta e poi è andata a toccare la tavola di fondo. Ma c'è una regola o è nulla? Ma così... Cioè è nulla e basta? Sì, no, è nulla. A me sembra che sia nulla e basta, però vabbè. Siamo... Sì, ha toccato la boccia, però... Quindi dovrebbe esserci una regola, va bene. Punto intanto rimane, non lo fa Flavio Rossi e dunque si va sul 6-0 perché vincono 8-4 Roberto Antonini e Andrea Bagnoli anche questo set, mentre di là sul 7-2 per D'Alessandro Chiappella sono già al pallino Ross Catarin e Tiziano Catarin. Potremmo già essere ai titoli di coda anche sull'altra corsia, vediamo. Colpisce il pallino, bravissimo Ross, però è sfortunato, pallino da una parte, boccia dall'altra. E dobbiamo dire che tranne forse in un'occasione anche la fortuna è girata fino a questo momento un po' dalla parte degli azzurri, complessivamente hanno anche giocato meglio, naturalmente, nulla da dire. E così comincia il secondo set di coppia sulla corsia numero 1, mentre dall'altra parte potremmo essere ai titoli di coda, vediamo.
C'è una boccia di Catarin che va alla tavola, Molto dunque lunga. ultima boccia in mano per Tiziano Catarin. D'Alessandro ne ha ancora 2 e conta 7 punti in tabella. E diciamo Roberto Antonini con questo suo stile un po' dinoccolato e a volte anche che sembra anche un pochettino rigido, ma Sì. la realtà dei fatti è che colpisce al volo moltissimo ancora adesso. Intanto termina il set, lo vedete sull'altra corsia tra i due Catarin, Tiziano e Rossa, e D'Alessandro e Max Chiappella. Dunque la nazionale del 95 sta imponendosi per 7-0. Vedremo come andrà a finire questo ultimo set di coppia. Lo riprenderemo tutto, amici, e poi vi daremo il risultato finale di questo incontro celebrativo. Si è svolto alla presenza davvero di un folto pubblico di appassionati, deliziati anche dalle giocate dei campioni in campo. Di nuovo un volo per Roberto Antonini, che adesso un po' si sta anche un po' divertendo, diciamo la verità. Colpisce ancora. Sono 2 punti a terra. Credo che vada sul pallino. Sì, ora dovrebbe giocare un pochino. Ecco. Lo colpisce, ma ancora una volta. Purtroppo quando ci sono anche le bocce dell'avversario a tavola, e tu colpisci il pallino, non hai la matematica che va alle tue il pallino, capito? Purtroppo è così. E adesso ci sono 2 punti a terra per gli azzurri. L'ultima boccia in mano per Ryan. E ultima boccia in mano anche per Andrea Bagnoli. Ma se il pallino passa dietro alla boccia, deve tirare il pallino un'altra volta. Assolutamente. E Flavio Rossi gli dice: Ryan, se lo colpisci può anche passare quel pallino. Bisogna sempre colpire il pallino a fondo tavola, non è mai facile. Lo colpisce Ryan, salta fuori. Bravo, davvero bravo bravissimo Ryan. Colpito anche questo pallino a fondo tavola, annullato la giocata. È davvero insomma un campione in fieri, non si scappa, Pasquale. Noi non ci sbagliamo più qui. Bravo davvero Ryan Regazzoni. 2 pallini, uno a fondo tavola. Ricomincia il secondo set come se non fosse successo niente. Va in accosto ancora Flavio Rossi in impostazione. È molto buona questa volta. Appena fuori bersaglio, crediamo, una ventina di centimetri. Cosimo Nacci, arbitrato insieme con Nerino Villa, sotto la direzione di Domenico Gatta, in questo evento davvero particolare e che ha procurato molto gusto agli appassionati presenti. Giocata bene questa boccia, ma forse manca di una virgola, vediamo. Ci guarda Cosimo Nacci, 2 punti molto belli. Rimane il punto e assisteremo a un altro volo qua da parte di Antonini. Ricolpisce per l'ennesima volta. Pasquale, al netto dell'infortunio che ha subito tuo fratello Giuseppe,
che un po' vi ha condizionati nelle Final Four. Ha vinto lo scorso campionato, l'ha vinto la squadra più forte? Della Final Four parli? Sì. Sicuramente sì. La squadra più forte che ha rischiato in semifinale. Sì, ha rischiato in semifinale. Vabbè, è una squadra tutta da rispettare, anche Possaccio, anche se insomma c'è stata anche lì, diciamo, l'assenza di Pavone. La defezione di Pavone, sì, certo. E quindi loro se la sono giocata, perché sono anche loro, insomma, dei campioni, e quindi gli hanno dato, insomma, un po' di filo da torcere, insomma. Certo. Però non si può discutere, secondo me, da quello che hanno dimostrato, da quello che hanno fatto, insomma, era la squadra da battere. Sai Pasquale, vengo un po' nel discorso, ribadisco il discorso, il concetto che hai espresso tu prima. Sai, al di là della indubitabile capacità tecnica dei componenti della squadra, no? Stiamo parlando di Miloro, Monaldi, Nanni, Formicone, avevano, io penso, il quinto miglior giocatore del campionato. Ma sicuramente sì, Giacomo. Avere un quinto giocatore, no, di quel livello, con quella forza mentale, insomma, conta molto. Conta molto, sì, perché tu giochi. Intanto il signor Ryan Regazzoni ha colpito ancora un pallino e per l'ennesima volta gli è andata male, ma registriamo che ha colpito un altro pallino fondo tavola. Vabbè. Sì, scusa Pasquale, ti ho interrotto. No, dicevo che purtroppo quando c'è un giocatore in panchina come Lorenzini, che diciamo che è un altro fuoriclasse anche lui, quindi vai a giocare anche mentalmente più rilassato, no? Perché certo, tu sai che magari se trovi quella giornata che non sei proprio a posto, tu puoi guardare in panchina, vedi che c'è un altro fuoriclasse in panchina, magari dici vieni un attimo che io sono un attimo così, però se vedi che magari ci sono delle panchine un po' così e tu anche un po' mezzo e mezzo cerchi di fare uno sforzo, fare qualcosa, perché sai che magari non c'hai un ricambio che ti può aiutare, ti può dare fiducia in quel momento, ecco, soprattutto tutto anche non solo sotto il profilo tecnico, ma un ricambio pronto anche sotto il profilo mentale, quella è la prima cosa, in grado di reggere quei livelli, no? Non è facile anche per quelli grandi stare seduti in panchina e poi chiamati, perché quando vieni chiamati dalla panchina vieni chiamati nei momenti di difficoltà, quindi devi essere subito pronto per cercare di risolvere quel problema, di risolvere quella situazione di difficoltà in quel momento, e quindi se non sei pronto psicologicamente siamo sempre lì, Giorgio. Sì. Allora, prima di ritornare in cronaca, dove registriamo un 2-0 in partenza per gli azzurri, prima di tornare in cronaca una domanda forse, come dire, un po' prematura, ma te la voglio fare lo stesso. Comunque siano adesso i giochi, comunque possono essere i giochi di qui in avanti, nei prossimi mesi, anche il prossimo campionato sarà molto interessante. Parlo del campionato di Serie A. Ma sì, è interessantissimo, perché c'è un'altra matricola, come a volte dici tu, che viene su dalla 2, che secondo me non ha niente da invidiare. Stai parlando della Sant'Angelo Montegrillo, immagino. Ma penso proprio di sì, non ha niente da invidiare a nessuna di quelle altre squadre che ci sono, che sono candidate, diciamo, ad arrivare alla Final Four. Secondo me questa qui è una squadra che dà parecchio noia a tutti, insomma. Io la metto tra le candidate, anche se viene dalla 2, sì. Però con quei nomi lì, quei giocatori lì. Anch'io la metto tra le favorite per le Final Four, sicuramente, per la tipologia dei giocatori che ha, insomma, proprio per la qualità e la tipologia dei giocatori. Poi lo sappiamo che i campionati poi possono
svilupparsi in maniera più imprevedibile, quindi va bene. Certo, perché poi tutti i campionati non sono uguali, sai, uno magari il campionato è lungo, c'è qualche cosa in corso, ci sono poche, come dicevi tu prima, panchine che possono risolvere degli incontri, e quindi si può avere delle difficoltà durante il campionato, ma le squadre che sono ancora candidate. Una volta, scusami, un altro tiro di Raffa veramente meraviglioso di Ryan, che ha preso di salto la boccia del punto, l'ha fatta pulita. Scusami, no, figurati già. Intanto va il tiro Antonini, che la prende un quarto e forse non va via la boccia svizzera, quindi andiamo sul 2-1 sempre per l'Italia. Ricordiamo, lo vedete anche in sovrimpressione, 7-0 a favore di Italia 95 in questo incontro celebrativo. Ricordiamo anche, per chi si fosse messo in visione all'ascolto più tardi, abbiamo avuto modo di presentare all'inizio anche un altro campionissimo, Domenico Micca, novantenne, presente qui a Brezzo di Bedero ad assistere a questo incontro celebrativo. Davvero un remember da parte di molti appassionati di bocce, soprattutto di appassionati di quello che definiamo boccismo romantico. E dunque Andrea Bagnoli a cercare di conquistare il punto di un Flavio Rossi che si è molto ripreso e sta fornendo una prova molto più continuativa rispetto all'Eterna. Anche nel primo set di coppia è andato abbastanza bene. Adesso Andrea non conquista il punto e assisteremo a un altro volo di Roberto Antonini. È un'ottima boccia, anche se non ha conquistato il punto. Sì. Se Roberto riesce ad anticipare, così. Ha presa per i capelli, l'intenzione era quella di fare... perché sai, il pallino non si vede, devono consumare due bocce. E adesso tocca a Ryan, vedremo, anche lui a questa distanza potrebbe essere letale, vediamo. Terra e boccia, va a coprire il fondo Ryan, un punto solo a terra. Adesso si stanno parlando Bagnoli e Antonini. Vedremo se andrà vicino al pallino, se lo giocherà magari un po' di lato. Io penso che va vicino al pallino. Lo penso anch'io. Andrea ha scaricato la boccia in direzione del pallino, è un pochettino corta, sì. Lì davanti. Tira il volo Ryan e questa volta cercherà di fermarsi. Tu al posto loro avresti optato per un accosto? Sì, io sì. Il punto è troppo largo, pallino non si vede. Quando io ho fatto il punto, poi dopo. Non riesce a fermarsi Ryan, però c'è una serie di rimpalli, ma comunque conta in fondo la boccia degli azzurri, dunque un punto solo a terra e può giocare abbastanza tranquillo Roberto Antonini qui a metà campo. Gioca bene Roberto, costringerà al tiro Flavio Rossi, non l'abbiamo ancora visto. Fa un volo anche lui. Volo anche lui, vediamo come se la cava. Lo svizzero. Colpisce in modo sufficiente per fare il punto. Andiamo sul 2-2 in questo ultimo set di questo incontro celebrativo. Domani qui allora ci sarà una nazionale, no? Mi sembra di capire, individuale, sì. Qui nel Varesotto.
campi come in Svizzera, diciamo quasi mai lunghissimi, no? Giusto? Quasi, Sì, dove più fanno spesso- la gara sono 25 metri e mezzo. abbastanza sì. corti, sì. Chiedono notizie del punto 40-42, ha detto l'arbitro Cosimo Nacci. Siamo all'epilogo, nell'ultimo set del Memorial Luini, quarto Memorial Romano Luini. Non prende il punto Bagnoli, leggermente laterale, forse andava bene, ma vediamo se ci regala un cioccolatino. Eccolo, abbiamo chiamato quasi, insomma, cioccolatino leggermente scartato, via. Non fondente, dai. Di nuovo in accosto Flavio Rossi. Dal loro punto di vista gli svizzeri riuscissero a riconquistare il punto e la gioca molto bene. Addirittura va, Trovato il jolly. sì, un biberon vicino al pallino. Corpo unico, quindi un bel biberon come dicono al volo. Bocce attaccate al pallino. Bisogna colpire e fidare in un po' di buona sorte. Potrebbe andare a fare il punto Antonini, lo fa a bersaglio. Però adesso ha una buona opportunità Ryan, dovesse colpire la boccia avverso potrebbe anche mettere a terra almeno un paio di punti. O anche prendendo pallino e boccia, potrebbe mettere i 3 punti da questa parte. Presa perfetta, Sì. grandissima bocciata. Tira la corta Bagnoli, non ha molto altro da fare, sbaglia ancora. Stavolta ne perdono tanti. Attenzione alla forza, vediamo se si ferma. Non si ferma. Dunque sono 2 o 3 punti, vediamo. 2 punti per gli svizzeri. 4-2. Questo è un errore. Un errore grave questo, sì. Sì, perché finché devi andare dentro a un punto di 50, 60, insomma, ma qui con un po' di concentrazione questo punto qui va portato a casa, perché poi dopo magari alla Si fine può contare, ti può mancare questo qui. Sai, nella mia breve carriera boccistica ho sentito tanti lamentarsi per aver perso una partita 10 o 11, no? Ma io avrei sempre voluto dirgli: ma tu se rianalizzi la tua partita sei sicuro di non averne fatti 12, 13 o 14 di punti Lasciati per la strada? lasciati per la strada? Perché poi è facile dire sono arrivato a 11, magari non hai messo appunto un punto così, o magari hai sbagliato un tiro via lì 3 magari, e quindi ci sono Sì, tutti quelli poi questi- dopo da ultimo, magari quando arrivi sull'11 pari, 11-10, ti mangi le mani, perché Certo. quelli sono errori che basta stare lì con un po' di concentrazione, magari tu pensi di farlo facile e poi succede quella roba lì. Anche se il punto è 2 metri, ci vuole la concentrazione come se il punto fosse 20 centimetri, hai capito? È la stessa concentrazione. Intanto mi permetto di fare una cosa che non faccio mai, ma rivolgo un saluto caloroso a un mio caro amico
che è Massimo Zerba, soprannominato Cobra, magari lo conosci anche, un buon giocatore, era un ottimo giocatore, adesso anche lui, insomma, adesso si esibisce in sottomano intanto Ryan, giusto per far vedere che anche questo insomma c'è anche questo nel cassetto. Lo saluto affettuosamente anche perché mi ha convinto e sabato prossimo giocherò con lui in una manifestazione promozionale. Salutalo. E farò sicuramente delle grandi figuracce, ma ma lui è un amico e quindi mi perdonerà. È bravissimo. Va subito al pallino Roberto, però lo sbaglia, attenzione, sono 2 punti a terra, 2 punti a terra per la Svizzera. Questo significa che se non dovesse colpire il pallino Bagnoli sarebbe vittoria per la Svizzera. Lo colpisce Bagnoli e va a mettere 2 punti, tavola. Si è fatto perdonare. Devo dire, adesso visto anche sempre che si gioca in amicizia eccetera, ma anche come sviluppo di gioco, anche per tutto quello che è successo, io credo che la Svizzera meriti di fare almeno un punto in questo incontro, onestamente. E Ryan colpisce ancora e ancora una volta non gli va molto bene. Però c'è ancora la possibilità per Flavio Rossi, colpendo la boccia, di realizzare addirittura anche 3 punti, la prendesse al verso. Vediamo. Impegnato in una raffa da tavola a tavola, non la colpisce, anzi sempre 1 per gli azzurri. Dunque pallino salvezza colpito da Andrea Bagnoli. Guarda anche in questo caso che cosa fa la psicologia, ha sbagliato 2 tiri sulle bocce a una distanza veramente, insomma, lì nel corto, ma adesso c'era da colpire il pallino e il pallino è andato in fondo. Quando si apprestava alla bocciata del pallino te lo volevo dire, guarda lo sguardo adesso com'è, questo pallino qua non lo sbaglierà mai. È così. Un'altra leggenda Bagnoli del boccismo, anche lui davvero tanti successi. Sbaglia Ryan questa volta, colpisce il pallino, ricordiamo la regola, bisogna che il pezzo dichiarato si muova, anche se boccia e pallino sono a una distanza inferiore ai 13 cm. Ryan aveva dichiarato la boccia e invece ha colpito solo il pallino. Adesso tira il pallino, attenzione perché lo colpisce e questa volta diciamo che il punto non è disprezzabile, però vedi quello che dicevamo, Pasquale, che lui ha già questa mentalità della imporre il proprio gioco, cioè del non subire il gioco, quella diciamo dei campioni, di voi che andate in campo per vincere, non per pagare pochi punti, ma per, se possibile, ottenere punti ogni tornata, no? Lui ha acquisita questa mentalità perché insomma ha frequentato sempre è stato sempre insieme a questi grossi giocatori che hanno questa mentalità di gioco e lui l'ha presa e la mette pure bene in atto. Assolutamente. A me è spiaciuto oggi non vedere in campo un altro che io considero un altro talento puro della Svizzera, che è Aramis Gianinazzi. A me piace molto come giocatore. Un bravo giocatore. Mi piace veramente tanto. Intanto guardiamo questa boccia di Flavio Rossi che va alla tavola, però leggermente lunga. Gioca sempre dritto per dritto. Questa non arriva, però è giocata bene di direzione, ma troppo corta, non è riuscito a regolare, a dosare per bene la forza.
stanno pensando di tirare al secondo punto, Se la colpisce il verso potrebbe anche realizzare 4 punti, Pasquale, o no? Dipende, sì, se Sì, da come vicino si alla prende. tavola c'è. Colpisce in mezzo, Bella. spacca tutto e mette a terra comunque 2 punti 2. Roberto. E adesso Bagnoli ha la possibilità di realizzare anche il terzo punto e quindi portarsi sul 6-4. Ci sembra buona la boccia di Bagnoli. Arriva di giustezza, sono 3 punti. Andiamo sul 6-4. Ed ecco inquadrato in pedana Bagnoli, si sta per impostare questa giocata, giocando un po' per traverso. Ci sembra molto buona questa boccia. È un Andrea Bagnoli che, insomma, al di là di quei 2 sbagli, soprattutto uno nell'altro set sul tiro, insomma, però appunto ha giocato, direi, discretamente. Ha portato una grande media. Grande media e poi soprattutto ha colpito il pallino salvezza. Avesse lasciato lì, la partita sarebbe, il set sarebbe già finito, quindi Flavio Rossi per la Svizzera, anche lui all'impostazione. Questa ci sembra più corta, Ma è corta e storta. sì, corta questa boccia. Anche lui, come dire, si era ripreso bene, adesso ha lasciato ancora qualche spazio di troppo agli avversari, con Andrea che non perdona nulla, di nuovo vicinissimo al pallino, addirittura forse a bersaglio, vediamo. Attenzione, perché Ryan, se colpisse la boccia interna, potrebbe portare giù anche il pallino. Non so se abbia No, ma lui tira il pallino. avrà dichiarato il pallino addirittura. Sì, dichiarato il pallino, rimpallo. Ha realizzato il punto, lo vedete, la boccia è là in fondo, nell'angolo. Attenzione a Roberto, ci sembra intenzionato a tirare un tiro Roberto Antonini si è autoaccusato. L'arbitro era spostato, non aveva visto bene, ha detto... Roberto è famoso per queste cose, sì, si autoaccusa sempre quando... Per ancora la boccia del punto, sempre cercare di approfittare della pendenza. Stavolta sbaglia. Dunque punto che rimane alla Svizzera, che virtualmente si trova adesso sul 6-5, e possibilità per Flavio Rossi di incrementare il tabellino e portarsi in parità con questa ultima boccia in accosto. Giocata molto bene di direzione, ci sembra anche buona come forza, vediamo. Dovrebbe arrivare. Tirata bene. Sì, sono 2, andiamo sul 6 pari. Pasquale, vuoi fare qualche considerazione su questo incontro, su quello che abbiamo visto? Ma io ho visto un bel incontro, Giorgio. Io ho visto che hanno giocato tutti bene, diciamo, a partire da Dante, insomma, Max. Ora mi è piaciuto molto Andrea perché ha fatto una sequenza molto molto positiva.
E ora, a parte Roberto, diciamo, queste due bocce qui sotto la tavola, ma anche lui ha fatto una grande media, tanto, colpito tanto e insomma colpito tanto. io ho visto un bel gioco oggi. Soprattutto, ma su questo non avevo dubbi, abbiamo visto comunque un grande impegno, una grande serietà dei giocatori, al di là, no, uno può anche sbagliare 2 tiri oppure non andarci sempre vicino, però ho visto veramente un grande impegno, una grande serietà, anche perché a maglia azzurra è sempre importante, Pasquale, anche in un incontro celebrativo come questo. Naturalmente non è un incontro, come dire, ufficiale, no? Però è sempre una cosa che, cioè, ti procura, credo, dei sentimenti importanti, no? Giorgia, la maglia azzurra, diciamo che è causa di tutti i sacrifici che uno ha fatto per le bocce, perché l'ambizione che uno, diciamo, aveva era proprio quella, no? Di cercare di fare meglio possibile per aggiudicarsi a questa maglia quando era il momento, no? Per arrivare lì. E a quella quella è stata, diciamo così, tutta la forza nostra di 35 anni di chilometri e di cose, perché l'ambizione era solo quella, che dici. Poi questi sono giocatori, sono leggende, no? Perché Riva, Dante, Bagnoli stesso, Antonini è un monumento, no? Sì, va bene, Pasquale, tu non te la scampi comunque, nel senso che voglio dirti questo, tu è vero che sei ancora, ma io di me lascio parlare gli altri, Giorgio, non posso, no, tu no, ma io sì. Ecco. E quindi quello che voglio dirti è che non mi sembra che tu sia lontanissimo da questi livelli, però cioè, se uno ha fatto tanti sacrifici era perché te, insomma, hai parlato della maglia azzurra, io ti rispondo che tutti i sacrifici che io ho fatto per le bocce, anche il fatto stesso che me ne sono allontanato da casa, dai genitori, da tutto, no? Era proprio quella l'ambizione di arrivare alla maglia azzurra, di arrivare a un campionato, di arrivare, capito? Questo era l'obiettivo. E questo è un insegnamento che ci sentiamo di trasmettere soprattutto ai più giovani, e cogliamo l'occasione per fare un in bocca al lupo ai ragazzi che il commissario tecnico Rosi convocherà per i prossimi mondiali, che si svolgeranno in Algeria, se non ricordo male, dal 18 al 23 settembre, credo di non sbagliarmi. Comunque, anche se dovessi sbagliare la data non ha importanza, a settembre ci saranno i mondiali giovanili, dunque un in bocca al lupo ai ragazzi, perché per loro, ai ragazzi e alle ragazze, che è un appuntamento molto importante. Sì, non solo per il risultato, ma proprio per il fatto di vivere un'esperienza del genere, è sempre molto importante. Ragazzi, la maglia azzurra è tutto. Intanto fa una specie di cric croc Roberto, con l'intenzione di fare partita, non ci è riuscito, solo un punto, se non abbiamo capito male. Sì, 7-6 per gli azzurri. Siamo alle battute finali di questo incontro celebrativo che, amici all'ascolto, insomma, noi abbiamo commentato non solo ovviamente sotto il profilo tecnico e tattico e delle strategie di gioco, ma insomma conversando un po' amabilmente di vari argomenti sulle bocce, anche perché accanto a me, come sentite, c'è Pasquale D'Alterio, e quindi c'è stata questa grande possibilità di parlare con un grande protagonista, tuttora un grande protagonista delle bocce italiane. Intanto Andrea Bagnoli conferma, insomma, quello che hai detto. Ha fatto una sequenza incredibile. Incredibile, sì. Davvero. Al tiro Ryan, che colpisce sul 7-6 per gli azzurri, conquista il punto, che la boccia rossa rientra di almeno 1 metro, e dunque
Punto per gli svizzeri per il momento, questa tornata che potrebbe essere decisiva, quantomeno per il set naturalmente. 7-0 a favore dell'Italia 1995. Forse questa volta sì, l'ha caricata un po' meno. Sì. Ha giocato un po' corta e un po' bassa rispetto al pallino. Non buona questa volta la boccia di Andrea. Occasione per Flavio Rossi, giocasse una buona boccia davanti al pallino. Sì, questa boccia qui è fondamentale per tutto, se la mette bella. L'ha giocata bene Rossi stavolta, giocata molto bene. Laterale, non male, non male. No, è un bel punto, ma io penso che deve bocciare a questo punto Roberto. Deve fare 2 tiri per cercare di levare la partita, no? È così. Ma facendo 2 tiri, però bisogna vedere poi chi rimane dentro, perché Ryan potrebbe tirare fuori anche quell'arma dal cassetto, sai? Vediamo. Intanto Roberto colpisce. Flavio Rossi all'accosto. Tirato bene ancora. Buona, sì. È migliore di prima, migliore di prima. E dentro con due Giorgio, laggiù? Sì. Quindi optano per l'accosto, deve necessariamente fare il punto. Non poteva fare 2 bocciate Giorgio, perché poi se rimane... Attenzione, sembra lunga. Sì, dal gesto che ha fatto Roby c'è qualche giro in più. Sembra lunga. È tutto in mano a Ryan, vedi? Scivola via. Ora lui... 7 pari virtuali a terra. Quel punto là che si parlava prima che era 2 metri, adesso sarebbe l'8° punto quello lì. E vabbè, ora fa questo che è più stretto, dai, ora lo fa. È un po' lunga anche questa. Lunga anche questa di Ryan. Se si appoggia a quella di Roberto, magari si appoggia lì, vince. Si è appoggiato, vedi. Ed era un po' di fortuna, ma ed era parecchio lunga anche questa. Sì. Si scusa anche, ma insomma va bene. Pasquale, diamo conto del 7-1 finale di questo incontro celebrativo, di questo quarto Memorial Romano Luini organizzato dalla Bocciofila Brezzo di Bedero. Io ti ringrazio per la splendida compagnia, oggi mi sono veramente divertito. Io ringrazio voi che è stata veramente una cavalcata, una telecronaca piacevolissima dal mio punto di vista. Ma anche il mio è stato veramente una bella esperienza. Dai, speriamo che ce ne siano altre di esperienze così, naturalmente poi io spero poi di avere occasione, e sicuramente ce l'avrò, di commentarti in qualche gara importante. Me lo auguro. Protagonista. Me lo auguro per il bene che mi voglio. Grazie dunque a Pasquale D'Alterio. Saluto tutti gli amici Bocciofila. Linea alla regia, fra poco eccoci qui inquadrati dalla regia prontamente. Un saluto ai nostri ascoltatori anche da Pasquale D'Alterio, e l'appuntamento adesso alla cerimonia delle premiazioni del quarto Memorial Romano Luini. Arrivederci, alla prossima da Giorgio Macellari, è tutto.
Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Leggermente. Adesso allora, buonasera a tutti. Si è concluso con il risultato di 7-1 a favore dell'Italia l'incontro tra l'Italia campione del mondo del 95 e la Svizzera. Abbiamo potuto assistere a delle prestazioni veramente eccellenti e mi congratulo con tutti, mi congratulo con Antonini per i suoi splendidi voli, con D'Alessandro per la sua completezza di impostazione, per Regazzoni per le splendide bocciate, Bagnoli che me lo ricordavo grande puntista ed è rimasto un grande puntista, Chiappella che non lo vedo ma è scappato, che non si smentisce mai. Niente, è stata una bellissima giornata di sport e adesso procediamo alla premiazione. Abbiamo il piacere ovviamente di avere qui il sindaco di Brezza di Bedero, il sindaco di Luino e il sindaco di Porto Valtravaglia, oltre ovviamente al delegato della provincia di Varese Bianchi, che è anche consigliere regionale in rappresentanza dei vertici della FIB. Chiamerei, se mi è consentito, il sindaco di Brezzo di Bedero per dare inizio poi alle premiazioni. Grazie a Daniele. Grazie. La prima cosa che mi sento di dire in questo evento eccezionale che sono riusciti a organizzare, che oggi se siamo qua è grazie a Romano Luini, perché qualche anno fa di cui vogliamo ricordare, fare memoria proprio con questo trofeo. Qualche anno fa, quando la Bocciofila aveva delle difficoltà, insomma aveva difficoltà a far andare avanti l'attività ordinaria, Romano era venuto in comune e aveva proposto di
inserire nuove persone, si era reso disponibile pure lui a dare una mano, grazie alla sua esperienza nel settore, e mi aveva proposto come presidente quello che poi è diventato il nostro super presidente, che da tanti anni ci organizza questi eventi, è Roberto Bramani Araldi. Quindi se Roberto è presidente e se quindi oggi siamo qua a celebrare questo evento così importante per Brezzo di Bedaro e per tutto il nostro territorio, è grazie a Romano Luini. Veramente lo ricordiamo con grande affetto, tutti ci ricordiamo la grande passione che ci metteva in tutto ciò che faceva, ricordiamo che è stato anche presidente della Proloco di Porto, ricordiamo anche con quali risultati lo ha svolto quello suo incarico, e quindi veramente con grande commozione e affetto ricordiamo Romano. E poi celebriamo veramente il grande impegno di tutta la bocciofila, ma in prima persona del presidente, che da mesi è in pista e in fibrillazione per organizzare questo evento, è riuscito tutto in maniera impeccabile. Penso veramente, Presidente, che meriti un applauso strepitoso per quello che hai fatto. Veramente un evento di cui mi parlavi molti mesi fa, siamo arrivati al dunque, è risultato veramente tutto impeccabile, tutto perfetto, tutto grazie al tuo impegno in prima persona. Sei riuscito a trascinare anche coloro che ti hanno dato una mano, e quindi sono venuto in prima persona, lo so che cosa vuol dire essere impegnato in prima persona, e quindi veramente siamo onorati, orgogliosi di avere la bocciofila di Brezzo di Bedaro così impegnata, così di alto livello per tutto il nostro territorio. Quindi grazie a tutti coloro che si sono prodigati per questo evento, grazie agli atleti, complimenti ai campioni del mondo di qualche anno fa, che però non mancano di far vedere la loro grande capacità. Complimenti a tutti, grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Poi sarai coinvolto per la premiazione, ovviamente. Chiamerei anche il sindaco di Luino, che ha patrocinato insieme al sindaco di Brezzo di Bedaro questa manifestazione. Dottor Enrico Bianchi, a lei. Grazie, mi metto qui. Innanzitutto grazie per l'invito, ed è stato, come dire, una grande, molto gratificante patrocinare questa manifestazione, questo evento. Non è solo un bollino quello che abbiamo messo sul manifesto, ma è il segno di una partecipazione vera a manifestazioni di questo tipo. I miei complimenti agli atleti che si sono confrontati, in particolare a quelli svizzeri che sono venuti a trovarci, ed è molto significativo in questo caso lo sport come aiuta a migliorare le relazioni tra di noi, a capirci, a comprenderci e a sentire questa vicinanza tra di noi. Credo che sia stata una bella giornata e auguro a tutti anche una buona serata, e un ringraziamento grande al Presidente, a Roberto, che lui si preoccupa sempre di questa partecipazione di Luino, perché vuole dare un senso importante a quello che veramente è importante. Quindi grazie davvero per la tua costanza, la tua passione e la tua forza. Bravo. Grazie. Devo precisare, prima di dare la parola al sindaco di Porto Valtravaglia, che innanzitutto c'è un consiglio che mi ha dato un grosso contributo per arrivare a questi risultati. Devo ringraziare, poi io non sono molto propenso per i ringraziamenti, ma devo ringraziare anche la Proloco che ha dato veramente un supporto importante per quanto concerne la sistemazione, diciamo, non logistica, ma direi culinaria, per quanto concerne sia i pasti del mezzogiorno sia per quanto concerne il bar. Grazie mille a tutti per la collaborazione, perché ovviamente non c'è nessuno che ha il pulsante che fa girare la giostra, ma
ci deve essere la collaborazione un po' di tutti. Adesso do la parola al nostro sindaco di Porto Valtravaglio, grande giocatore di bocce, che è appena arrivato nei primi 4 in una gara regionale che è stata disputata poco tempo fa, e che è sempre vicino ovviamente alla nostra bocciofila e agli avvenimenti che qui avvengono. Teniamo presente che domani ci sarà una giornata di beach bocce, una tappa di beach bocce a Porto Valtravaglio. Beach bocce sta emergendo piano piano la testolina dalle acque del lago. Adesso staremo a vedere se emergerà anche il resto del corpo. Grazie. Però questa è una bellissima manifestazione, pensata molto bene dal gioco di vetro. Ringrazio il Presidente Romani, ringrazio il Sindaco e tutti i suoi collaboratori. Però è una manifestazione che ha un altro senso forte. La manifestazione è stata organizzata a ricordo di un compagno romano, Luigi Romano, che praticamente ha dedicato la sua vita alla famiglia, al lavoro e praticamente allo sport, lo sport delle bocce. Ha creato una campione, noi abbiamo campione siciliano, quindi ringrazio che ho voluto ricordare Luigi Romano, perché è stato, Romano è stato il suo allenatore per tanti anni, e aveva creato nell'ambito dell'Alto Verbano la scuola di calcio per giovani. È uscito Chiappello, che è il numero di un piccolo. Grazie Hermes. Allora, tenete presente che questo incontro ha avuto la benedizione Urbi et Orbi del nostro presidente federale De Santis, Giugno De Santis, che ha apprezzato la scelta, l'idea di Massimiliano Chiappella, perché l'idea è stata sua, io l'ho solo condivisa e sposata perché la ritenevo una splendida idea, e De Santis ha apprezzato questa iniziativa e ha dato il suo benestare per l'effettuazione della manifestazione, tenendo presente che le manifestazioni internazionali devono essere approvate da Roma e non dalla Regione Lombardia. Quindi ringraziamo evidentemente Giugno De Santis per questa sua attenzione per la bocciofila vederese, permettetemi diciamo un briciolo di orgoglio per questo, ma per tutti coloro che si sono prodigati per questo risultato. Noi non abbiamo qui Volpi, che aveva detto che sarebbe potuto venire, purtroppo è stato coinvolto in un triste evento, dovuto andare a un funerale al quale non poteva mancare, dove è mancato un uomo delle bocce, fra l'altro di Mantova, e quindi è
rammaricato di non poter essere presente. Abbiamo qui però il nostro Guido Bianchi, consigliere regionale, responsabile provinciale, delegato provinciale della provincia di Varese, al quale ovviamente consegno il microfono. Sì, buonasera a tutti. Credetemi, è veramente difficile e complicato trovare le parole per descrivere un pomeriggio di questo genere dopo la portata di un evento così organizzato in maniera così eccezionale. È veramente difficile trovare le parole, ma per tutto il pomeriggio vi confesso mi sono passati dei sentimenti nella mia mente, sentimenti che voglio estraniare con voi. Un sentimento di gratitudine verso l'amico Chiappella, un sentimento di gratitudine verso la Bocciopila Bederese, che hanno creduto nell'organizzazione di questo evento che ha saputo catapultare a Brezzo di Bedero in questo paese, magari nascosto veramente l'elite del boccismo italiano e svizzero. Un sentimento di nostalgia perché quando vado a ricordare l'amico Romano Luini, sicuramente il mio cuore si riempie di tanta tristezza e di tanta malinconia, perché con Romano ho vissuto i miei primi passi della carriera da dirigente, con Romano ho vissuto le prime esperienze, le prime battaglie. E poi soprattutto quel grande sentimento di orgoglio perché ritrovo finalmente la mia delegazione al territorio di Varese al centro di un'attività, al centro di un'organizzazione che merita per la storicità di questo Paese. Voglio finire con un'unica analisi e una consapevolezza. La manifestazione di oggi ci ha dimostrato che le bocce non sono finite, che le bocce hanno ancora tanto da dare, dobbiamo crederci al di là delle polemiche, al di là delle parole di tutti i giorni, dobbiamo crederci tutti insieme perché le bocce hanno ancora un valore sociale e sportivo da trasmettere a tutti noi. Grazie e viva le bocce! Allora, direi che possiamo incominciare a premiare la squadra svizzera che si è decisamente ben comportata al di là del risultato e che quindi ha brillato di viva luce per quanto concerne la loro capacità tecnica di esprimere un gioco delle bocce ad alto livello. Pregherei la squadra svizzera in campo, compreso ovviamente il direttore tecnico, affinché il nostro sindaco di Luino potesse procedere alla premiazione. Sì. No, ma dopo facciamo dare la coppa dopo? O gliela diamo adesso? Dopo chiamiamo... Bisogna chiedere dargli i gesti, però. Presidente della Federazione Svizzera, sì, che ha un ricordino da consegnare, se vuole dargli. Va bene, adesso lo chiamiamo, certo. Allora dovremmo consegnare un cesto ovviamente ad ognuno dei nostri... Oh, grazie, molto gentile. Lei è il presidente della federazione, no? È un piacere conoscerla. Aspetti che... Fai che ti faccio la foto, vai. La prossima volta vedremo... Fai la foto. Bene, innanzitutto buongiorno a tutti. Non so se il più emozionato oggi era il Guglielmo Tell o io, però vi dico chi vi parla ha vissuto un pomeriggio veramente
pieno di sostanza e di belle giocate. Io ringrazio tutti gli attori, soprattutto gli organizzatori, e vi do un appuntamento l'anno prossimo nel nuovo Palazzetto dello Sport a Chiasso e perché no allargare anche alle signore questa manifestazione. Complimenti a tutti e grazie mille. Procediamo alla premiazione. Poi dopo non scappate, perché dopo la signora Luini, che adesso è seduta tranquillamente, verrà coinvolta nel consegnare i trofei al capitano della squadra svizzera e al capitano della squadra italiana. Grazie. Grazie. Sì, dopo facciamo di modo... Signor Sindaco, poi c'è questo omaggio. Signor Sindaco, ci sarebbe questo omaggio da consegnare ad ognuno dei componenti della squadra. Certo. Allora, ti devo citare... No, assolutamente no. Nella scatola rossa ci sono 13 oggetti, 12 per i giocatori, quindi 6 per gli svizzeri, 6 per gli italiani. Certo. Poi nell'altra scatola ci sono per le signore. Se mi fa una cortesia, dentro lì, se mi prendi 2 oggetti di quelli lì, che li ho promessi alla Sara e alla No, Simone, certo. così glieli do già, No, ma così sono dopo liberi chiami tu. No. Assolutamente. Uno per uno. Allora, abbiamo premiato la squadra svizzera, come ho detto, poi ci sarà la consegna del trofeo di ricordo. Adesso la squadra italiana, che pregherei di entrare nel campo, sarà premiata dal sindaco di Brezzo di Bedero. Poi ti faccio premiare il direttore di gara. No, assolutamente. Cosa c'entra? Come lo sono? Sono venuto. Ovviamente poi dovresti dare un oggetto di quelli lì a tutti gli... Il cesto ad ognuno e l'oggettino. Prego, la squadra italiana. Ma come siete belli! Se vuoi. Grazie di tutto. Adesso ti valuteremo con il rinfresco, ma comunque dimmi. Quando escono loro adesso, gli dicevo se mi fare una foto con loro qua, per cortesia. Sì. Finito tutto il corso. No, adesso glielo dico di fartela subito, ti metto tutto.
Dopo fai una foto anche. Guarda che ti rovino il telefonino. Allora, in questa manifestazione dobbiamo portare un ringraziamento particolare al direttore di gara e agli arbitri. Allora pregherei il sindaco di Porto Valtavaglia di premiare il direttore di gara, il signor Gatta, per la sua perfetta direzione di gara. Mentre pregherei il Guido Bianchi, che non vedo più dove è andato a finire, di premiare invece i due arbitri, i signori Naci e Villa, in ordine rigorosamente alfabetico. Allora, quello più grande per il direttore di gara. Quello più grosso. Sì. Il direttore di gara. Ebbene, allora abbiamo ricordato con enorme piacere Romano Luini. Due parole per me. Romano è stato per me un grande amico, ero affezionatissimo a Romano. E quindi il fatto di ricordarlo in questa occasione me lo rende ancora vivo, come se fosse ancora qui tra noi col suo grande amore per le bocce. E allora alla gentil signora Maria Teresa il piacere di consegnare il trofeo in ricordo di questa manifestazione
ai due capitani delle squadre, al capitano della squadra della Svizzera e al capitano della squadra dell'Italia, che prego di entrare in campo per ricevere. Allora, Dante D'Alessandro. E grazie a Pasquale, il nostro Pasquale D'Alterio, che ha accompagnato la telecronaca, il grande campione che ha partecipato alla Final Four con la sua squadra in questo finale di campionato. Grazie per la sua prestazione. Pasquale, mi hanno detto che questo è per te, dai, uno è per te. No, non tutti e due, uno, non fare il fumo. Molto bene. Allora, grazie a tutti. Adesso c'è un rinfresco dove avremo il piacere di scambiare 4 chiacchiere. Sì. Ah no, certo. Ovviamente ci sarà questo omaggio floreale per la nostra Maria Teresa, che verrà consegnata da Massimiliano Chiappella. Che ho appena compiuto 5 anni lei qua. Posso chiudere io? Posso chiudere? Se me lo metto.
Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.